Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale, saluto il pubblico presente, saluto anche il pubblico che ci segue da casa, come sempre è trasmessa in webcam in internet la sessione. Informo che ha comunicato la sua assenza la consigliera Drigo Irina, mentre il consigliere Moro dovrebbe essere qui in arrivo. Do comunque la parola al segretario per l'appello, grazie. Senatore Maria Teresa, Barbisan Leonardo, Barro Giorgio, Drigo Adriano, Drigo Irina assente, Fagotto Claudio, Foglia Raffaele, Furlanis Marisa, Gradini Luciano, Manzato Alida, Mascarin Gastone, Moro Cristian, Pizzolito Vittorina, Terenzi Marco, Zanco Enrico, Zanin Roberto, Zanuto Alessandria. Numero legale c'è, scrutatori? Allora, scrutatori nominano i consiglieri Barro Giorgio e Furlanis Marisa e il consigliere Drigo Adriano. Diamo quindi inizio ai punti all'ordine del giorno, nelle comunicazioni. Consigliere Foglia, prego. Sì, buonasera a tutti. Presidente, avevo due comunicazioni, una prima che riguarda la seconda commissione che in data 28 febbraio, in seconda convocazione, aveva, per quanto riguarda il regolamento della mensa, era stata fatta una richiesta specifica da parte dei consiglieri Pizzolito e Fagotto, grazie, e per quanto riguarda il progetto Mangiar Bene e Crescere Meglio. Le domande erano due, praticamente se si andava avanti col progetto e se non si andava avanti qual era la motivazione. Posso andare a fare con la seconda? Ecco, la seconda invece è perché volevo solo mettere all'attenzione di questa assemblea quanto è importante l'uso corretto della comunicazione online e magari la necessità di prendere delle volte distanza da alcuni comportamenti. Mi riferisco ad esempio ad un post in cui mi sono battuto per caso, dal momento che io non sono un particolare fruitore di Facebook, se non per qualche pubblicazione mia personale o economica, insomma, non è che lo utilizzo molto. E non voglio neanche concentrarmi sugli attori di questo post, in quanto vorrei che rimanessimo concentrati sui contenuti e i principi di quello che ho personalmente interpretato, indipendentemente proprio dagli attori. Allora è innegabile che ci sia un dibattito politico e che la campagna elettorale sia già iniziata, ed è del tutto legittimo utilizzare anche i social per fare comunicazioni a tal proposito. Bisogna però ricordare il ruolo che come rappresentanti abbiamo e che deve essere a mio giudizio di esempio per i cittadini che ci hanno eletti, proprio perché li rappresentiamo, nonché l'implicazione dell'utilizzo di questi mezzi che poi alla fine sono alla portata di tutti, anche magari di gente che ha pochi principi o criteri. Mentre infatti in questo consesso possiamo anche arrivare a manifestare le nostre idee, a scontrarci anche, sempre però in maniera democratica, per fare della convivenza, e io non ho ricordi che in questo consesso sia mai avvenuto, Facebook è una piazza aperta a tutti, dove tutti possono accedere alle proprie posizioni, anche se sono contrarie ad alcuni principi a cui noi ci ispiriamo. Spetta a noi fare la censura, o meglio educare i nostri contatti affinché non si superino certi limiti che nemmeno nelle più ostiche campagne elettorali vanno superati. Giorni fa, ad esempio, è stato pubblicato in un post l'articolo in cui si fa riferimento alla raccolta firme dei dipendenti del comune e alla motivazione che questa azione ha portato. Una persona evidentemente in contatto, amica, no, come si dice in Facebook, di chi ha effettuato il post, ha scritto testualmente: basterebbe usare il sistema che è stato usato per cacciare via Gheddafi per la sindaca, non le firme. E una serie di faccine sorridenti a seguire. Credo che un'affermazione di questo tipo, oltre ad essere estremamente grave,
faccia anche un po' riflettere sull'utilizzo di questi strumenti che delle volte sono in mano anche a gente di un certo tipo. Commento che poi è stato sottolineato da un altro emoji ridente che fa pensare quindi alla sua approvazione da parte di una persona che ha seduto in questi banchi, e questo che forse mi ha amareggiato anche di più. Ecco, riterrei opportuno che si prendessero le distanze da questi interventi di dubbio gusto, proprio nel rispetto del proprio ruolo, per tenere il dibattito su giusti livelli, senza cadere in estremismi non proporzionali all'azione contestata, nel senso che per quanto questa meditazione sia contestabile, anche noi stessi magari ci possiamo contestare, ma insomma non credo che abbia fatto nessuna azione degna di avere un'indicazione di questo e commenti di questo tipo qua, insomma, ecco. Quindi sì, io non trovo nessuna giustificazione. Non sarebbe tra l'altro forse sbagliato, ammesso che non esista già, fare un codice etico anche collaborando tra minoranza e maggioranza sull'utilizzo di questi strumenti, come fare, cosa non fare, come facciamo il regolamento giusto della mensa, così magari anche collaborare affinché noi stessi diventiamo garanti di una corretta informazione a livello online, sapendo che ormai questo tipo di gestione è estremamente complessa. Come ho detto, questa è un'esposizione mediatica dovuta a nuovi strumenti di comunicazione e ritengo che questi commenti siano del tutto inopportuni, condannabili. Sto volutamente usando una terminologia molto polite, direbbero gli inglesi, anche se mi piacerebbe lasciarmi andare ad altri epiteti molto più concreti e forse più chiari. E che credo soprattutto che questi commenti non rispettano il confronto democratico che personalmente ho sempre vissuto in quest'Aula. Grazie consigliere Foglia, tra l'altro ricordo che esiste il codice etico, l'abbiamo approvato mi pare nel mandato precedente. Siccome alle due risposte che lei ha citato avevo come notizia un ritardo dell'assessore Bravo, si era preparato il segretario per dare le risposte. Prego segretario. Sì, riguardo al discorso penso sia del gruppo che ha sollevato il consigliere Fagotto relativamente al servizio di mensa. L'amministrazione comunale aveva ricevuto nel 2017, verso giugno, la proposta di realizzazione di un progetto di informazione sull'alimentazione da rivolgersi ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria. Questa iniziativa era partita da un gruppo spontaneo di cittadini. La proposta prevedeva una serie di incontri presso le scuole inarticolati per argomenti da sviluppare in un ciclo triennale. All'amministrazione ovviamente veniva richiesto un contributo economico e anche il patrocinio. Da notare che eravamo già noi in sede di procedura di gara per l'affidamento del servizio mensa, perché abbiamo iniziato a giugno 2017, concluso poi a gennaio 2018 ed assegnato alla ditta Gemeaz Elior SPA. Nell'offerta che aveva fatto la ditta Gemeaz, oltre che era un'offerta, venivano previsti anche dei corsi di formazione per quanto riguarda l'alimentazione, era rivolta ai genitori degli alunni. Quindi in questa ottica l'azienda si era obbligata, vi era un'obbligazione contrattuale che doveva per forza adempiere, perché l'aveva esposta in sede di gara, gli avevamo dato un punteggio e di conseguenza aveva un obbligo di adempiere all'obbligazione che si era assunta e per la quale anche aveva vinto, perché nel punteggio finale era compresa anche questa serie di iniziative. I contatti che erano stati portati avanti con il gruppo spontaneo di genitori poi sono stati fermati praticamente cos'era, settembre 2018, quando in pratica noi dovevamo andare avanti con la ditta Gemeaz che aveva un obbligo contrattuale che lei doveva portare avanti. Peraltro la ditta Gemeaz penso che non se la sentiva di sponsorizzare, di contribuire economicamente anche all'attività dei genitori spontanei. Ovviamente la ditta non intendeva fare due iniziative parallele, ha quindi adempiuto a quello che era un obbligo contrattuale e mi pare che a febbraio ha iniziato quei corsi che doveva portare avanti e che sta portando avanti.
Perfetto, do la parola allora al Sindaco per altre comunicazioni. Prego, signor Sindaco. Buonasera, seguendo da casa, al pubblico presente, ai consiglieri tutti, componenti di giunta, segretario, presidente e assessori. Io apprendo effettivamente con dispiacere quanto appena detto il consigliere Foglia. Pensavo che la situazione di aver associato la mia persona a oggetto di discarica avesse lasciato una sorta quale di segno e non fosse più il caso che consiglieri di questa amministrazione scendessero ancora nuovamente a commenti così spiacevoli. Quindi ringrazio il consigliere per avermi riportato ad una realtà che mi piace poco e credo piaccia molto poco a molti cittadini di Portogruaro che, come me, non ritengono che il essere sui social significhi in ogni caso avere la verità in tasca. Quindi ringrazio il consigliere Foglia per l'informazione che ci ha dato e che rispetto alla quale penso ciascuno di noi possa fare tesoro. Unendomi nuovamente, collegandomi a quanto il consigliere Foglia ha appena citato e parlando nuovamente di comunicazione, questa volta comunicazione fatta su un quotidiano di stampa locale, La Nuova Venezia, del giorno 31 marzo 2019, a firma del dottor Rosario Padovano, nella quale si citano due consiglieri di questo Consiglio Comunale, il consigliere Zigola e il consigliere Pizzolitto, unitamente all'onorevole Chetti Fogliani. Voglio assolutamente sottolineare la grande collaborazione, la simpatia e empatia che questa amministrazione ha con Fondazione Musicale Santa Cecilia e con la quale si stanno attuando tutte le strategie e procedure necessarie per garantire il massimo dello svolgimento dell'attività sia di fondazione ma soprattutto di estate musicale. Quindi vorrei sgombrare il campo di qualsiasi interpretazione sbagliata, perché con il maestro Pellarin abbiamo tra l'altro appena terminato un ulteriore incontro, quindi probabilmente quanto citato forse qualcosa è virgolettato, magari andatevi a vedere l'articolo se ritenete, perché citano, ripeto, dichiarazioni anche di consiglieri qui presenti. Ripeto, grandissima collaborazione con Fondazione, ritengo che anche quest'anno il festival sarà assolutamente di grandissimo rilievo, non ho alcun dubbio, visto anche la qualità di Fondazione Musicale Santa Cecilia. Grazie, signor Sindaco. Altre comunicazioni? Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo un piccolo intervento per ricordare il comunicato stampa del 12 di novembre da parte del Comune, in cui si informava che in via Nobile e in via Volpare sarebbero stati predisposti dispositivi per eliminare il rumore e tutto l'intervento sarebbe iniziato a gennaio 2019 e si sarebbe concluso a marzo 2019. Ora faccio presente che non è non finito, non è neanche iniziato. Ecco, grazie. Sì, prego, signor Sindaco. Sì, ha ragione, dovrebbe essere di imminente inizio. Ci siamo interfacciati ovviamente con RFI, che aveva il compito di attivare tutte le procedure amministrative per andare al posizionamento delle barriere, unitamente ovviamente alle gare. Mi risulta che siano nel giro di una decina di giorni, dovrebbe essere avvio, in quanto ci sono tutti i tempi per le dichiarazioni urbanistiche, tutta la procedura che qualsiasi amministrazione deve mettere in atto per addivenire alla realizzazione di un'opera, tra le quali anche quindi gara, scelta del materiale, eccetera. Ci siamo sentiti spesso e quindi questi sono i tempi. Comunque, come avevamo detto, purtroppo a me è stato detto gennaio, i tempi sono stati più lunghi, ma sono in fase di definizione. Stiamo parlando della zona di via Nobile, via Volpare, eccetera, sì. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Pizzolitto, prego. Grazie Presidente, buonasera colleghi, buonasera signor Sindaco. Anch'io ho una comunicazione in merito al tema già preannunciato dalla Sindaca, che è stato oggetto anche di un articolo sulla stampa che mi vede citata, ma esplicito chiaramente quali erano
le ragioni dell'eventuale comparsa. Però volevo solo comunicarle, consigliera, che non è arrivata nessuna domanda di attualità. Non ho fatto nessuna domanda d'attualità. Ah, no, ma sull'articolo lei la... Ah, ok. Ah, buono, è una comunicazione. No, siccome mi sono preoccupato di vedere se era arrivata, ok, no, quindi buono. No, grazie. Tra le comunicazioni appunto volevo far mettere questo, che a 3 mesi, ad esprimere la nostra preoccupazione, perché a 3 mesi dall'avvio del Festival Internazionale di Musica, il primo dopo le dimissioni del maestro Bronzi, non si hanno informazioni su quanto il nuovo Presidente e il nuovo CDA hanno in programma per garantire l'organizzazione di questa fondamentale iniziativa culturale e musicale per la città di Portogruaro e per il territorio del Veneto orientale. Mi sento quindi di rivolgermi al Presidente Foglia e di richiedere una convocazione della seconda Commissione Cultura con eventuale audizione del Presidente Maestro Pellarin per conoscere l'orientamento culturale per la programmazione 2019, la disponibilità finanziaria, il ruolo dei privati e l'attività didattica e produttiva interessate dalla 37esima edizione. Grazie. Grazie a lei, consigliera, però allora le faccio una domanda mia personale. Esponente del gruppo centronista più avanti insieme ha annunciato di aver protocollato ieri mattina una domanda di attualità, si è inventato il giornalista? No, era giusto per capire, perché io mi sono premurato di cercare la domanda. No, ok. Volevo solo... No, ma non lo dicevo a lei, lo dicevo per il giornalista, siccome non è la prima che si inventa, questo intendevo dire. Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente, buonasera. A tal proposito, sul fatto che sia la prima che si inventa, non lo so se sia la prima o l'ultima, ma questa è sicuramente inventata. Nego di aver mai dichiarato nulla di simile e sfido il giornalista, anzi se ci sono gli estremi credo di poter procedere anche da un punto di vista legale, perché il virgolettato è virgolettato nei suoi confronti, sfido a dimostrare che io abbia mai detto qualcosa del genere. Grazie consigliere. Passiamo quindi allora, se abbiamo finito le comunicazioni, al secondo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione della Convenzione quadro per la gestione dei servizi degli uffici in forma associata, argomento esaminato dalla prima commissione il 27 marzo, chiedo per cortesia una breve, grazie Presidente. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, assessori e consiglieri tutti. Mercoledì 27 marzo si è svolta la commissione che trattava esame ed approvazione della Convenzione quadro per la gestione dei servizi e degli uffici in forma associata. L'evoluzione del quadro nominativo degli ultimi anni ha portato al decentramento amministrativo di alcune funzioni e servizi, con un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali. Questo ha fatto sì che per garantire servizi al proprio territorio si stia ricercando forme efficienti per l'esercizio associato delle funzioni, cercando di ottimizzare il controllo delle risorse con una maggiore capacità di gestione. Con questa premessa le amministrazioni comunali di Portogruaro, Cinto Caomaggiore e Telio Veneto hanno avviato un percorso di gestione associata delle funzioni dei servizi sociali e della stazione unica appaltante. A tal fine si è provveduto a redare uno schema di gestione che viene sottoposto alla vostra attenzione per l'approvazione. Grazie. Grazie consigliera Fullanis. Se ci sono degli interventi. Consigliera Manzato, prego. Dato che ho la parola, riferendomi anche a quanto emerso prima nelle comunicazioni, anch'io non sono, mi permetto quindi di fare un inciso, signor Presidente, che non attiene strettamente, ma avendo la parola ed essendo capogruppo. Non ho contezza di quello che è stato scritto a riguardo nei confronti della nostra sindaco, che oltre a essere
persona e anche istituzione. Ecco, quindi se quanto ha espresso il collega Foglia, e non ho motivo di dubitare, risponde al vero, è più che evidente che io sono nella condizione di voler e di dover esprimere solidarietà alla persona e all'istituzione, perché evidentemente quando si va oltre e giustamente è opportuno e necessario doverosamente prendere le distanze da queste espressioni che non hanno possibilità di albergo in una comunità, in una convivenza, in un confronto che deve sempre avere i caratteri della civiltà e della democraticità. Ecco, tenevo a fare questa precisazione. Per quanto riguarda invece il tema, l'abbiamo visto in commissione, abbiamo ascoltato la relazione dell'assessore Toffolo che ha in qualche misura parlato più diffusamente di una forma di collaborazione, quella sui servizi sociali ovviamente, ma abbiamo avuto modo quindi di constatare come questa convenzione sia necessaria perché è una convenzione quadro che attesta la gestione in forma associata di servizi che sono in qualche misura fondamentali, ecco, per la vita e la dinamica di una comunità. Da una parte i bisogni che aumentano anche in modo esponenziale, dall'altra le risorse che si contraggono sul versante anche della finanza pubblica, dunque la necessità di razionalizzare, ma direi di più, come ci ha detto bene anche l'assessore Toffolo in commissione, è anche occasione e modo di generare delle sinergie positive e anche promettenti fra le unità e i servizi dei vari comuni, anche condividendo prassi e modalità di intervento che siano rispettose da una parte della comunità e dei bisogni espressi dalle stesse e dall'altra anche che rispondano in modo sempre più qualificato e adeguato ai bisogni dei cittadini. Quindi questa convenzione quadro, oltre che essere necessaria da un punto di vista giuridico e anche utile per poi dare la possibilità di attivare le convenzioni collegate e legate ai servizi che andranno a essere gestiti in forma Assessore. Visto che abbiamo già espletato in commissione, però volevo così
sottolineare l'importanza appunto di questa commissione, come ha fatto il consigliere Terenzi, perché il proseguo di una iniziativa già nata nel 2013, le criticità ci sono, ma la volontà politica di continuare c'è. Abbiamo avuto un buon incontro, insomma, con le altre due amministrazioni di Cinto e di Teglio, e abbiamo trovato un punto di incontro anche grazie al lavoro che è stato fatto con quel progetto di legge 16, di cui magari avrò modo di avere i risultati nel dettaglio, ma che comunque è una modalità, esprime una modalità di incontro verso le amministrazioni, quindi andremo verso una convenzione attuativa di servizi sociali e non del servizio globale, perché come sottolineavo, volevo dire questo, il rapporto del singolo utente, del singolo cittadino con il servizio sociale del proprio paese è fondamentale, quindi il rapporto di segretariato sociale deve essere mantenuto, poi c'è tutto quello che è il lavoro tecnico più anche complesso, come può essere appunto la gestione del reddito di cittadinanza, del PON, di queste attività o di bandi particolari, è chiaro che viene supportato dal comune capofila che ha le capacità e gli strumenti ovviamente maggiori. Grazie Assessore, prego il suo Sindaco. Sì, accolgo molto volentieri la richiesta del consigliere Terenzi anche per quanto attiene la convenzione di polizia locale. Infatti è stata cura del comandante Poles predisporre un documento che tra l'altro è di recente compilazione, all'interno del quale si evidenziano molto bene gli aspetti positivi di convenzione e anche qualche criticità che ci devono indurre a fare una riflessione su come gestire il servizio, che comunque sta dando, penso, come ben evidenziato dalla cittadinanza, un buon riscontro anche con un livello positivo di controllo del territorio e anche con una presenza più costante, più precisa degli agenti di polizia, ripeto, sul territorio. Quindi grazie consigliere Terenzi, vedremo di convocare quanto prima con la presenza anche del comandante Poles con tutte le domande che dovrete fare. Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? All'unanimità, quindi nessun contrario e nessun astenuto. Chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità, come prima. Grazie, il provvedimento è approvato. Passiamo ora al terzo punto. Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, misura 19, sviluppo locale leader, programma di sviluppo locale, punti superfici linee nelle Venezie orientali, approvazione schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i comuni, nell'attuazione dei progetti dalla romanità al rinascimento, tipo di intervento 19.2.1 10X, progetto chiave itinerari. Qui il Presidente è il consigliere Cristian Moro che sta ancora arrivando, quindi non so se il Vicepresidente di Commissione, non so, della quarta mi pare che sia Fagotto, se non sbaglio, se vuole spiegare più o meno come è andata la Commissione. Grazie. Grazie Presidente. Allora, quella Commissione era presente il Presidente che ha illustrato molto bene i vari passaggi. Diciamo che stiamo parlando di un progetto, l'ex Giralemene, ora è stato denominato in un'altra maniera perché prende, diciamo, come riferimento tutto un itinerario che parte diciamo, da spunti romani e arriva fino al Medioevo, per cui segue un percorso. Se vuole aprire anche il dibattito può andare, ormai è, sì, invece che la presentazione. Ok, va bene, faccio un po' anche per chi ci segue da casa, quindi, e non coinvolge solamente il comune di Portogruaro, che comunque rimane capofila, è capofila. Prima mi sembra, se non mi sbaglio, era Jesolo. Ecco, però ci sono molti altri comuni, tra cui Cinto, Gruaro, Caorle, Concordia, e su questo percorso c'erano dei soldi a disposizione, esattamente circa, un
attimo che trovo l'appunto, 105.000 euro, e ai comuni rimaneva solamente da pagare la parte dell'IVA. Ogni comune veniva dato una parte di finanziamento, e molti comuni, tra cui Caorle, Concordia, Cinto e anche Gruaro, hanno scelto di aggiungere, diciamo, nelle loro possibilità di avere esattamente la possibilità di avere dei progetti che davano la possibilità, sponsorizzati naturalmente, e realizzati in maniera che su tutto quanto il percorso ci potessero essere dei video dell'itinerario e anche diciamo degli altri opuscoli. Allora, opuscoli, bisognerebbe riprendere tutto quanto il punto, che non mi ero assolutamente un po' per fare il punto di tutti quanti. Sì, allora, c'erano, tutti quanti hanno scelto circa dei video in modo da poter allestire un ulteriore servizio a chi voleva fare questo percorso. Naturalmente tutti i comuni potevano accedere a quanto gli altri comuni avranno a disposizione. Entriamo più nel dettaglio su quello che io, e non solo io, abbiamo accennato, ecco la parte che forse più ci interessava per quanto ci riguarda, il fatto che il Presidente ha sicuramente illustrato molto bene la questione che fra l'altro era stata un attimino bloccata dalla burocrazia, quindi abbiamo dovuto aspettare tutto l'iter per circa un anno, e alla fine noi ci siamo espressi in questa maniera. Io mi sono espresso in questa maniera perché siamo arrivati in quella commissione in cui praticamente non c'era una possibilità consultiva, ma era praticamente illustrativa, e questo non era proprio nelle nostre idee. Speravamo che si potesse aggiungere qualcosa, e sicuramente siamo rimasti un po' spiazzati, almeno anch'io e come i miei colleghi diciamo del nostro raggruppamento, siamo rimasti un po' spiazzati perché Portogruaro, e qui siamo appunto a discutere di Portogruaro, ha scelto diciamo la parte eventi, mentre gli altri comuni hanno scelto qualcosa che magari rimaneva o sarebbe rimasto poi nel tempo. Portogruaro ha cercato di usare o cercherà di usare questi soldi per ulteriormente sponsorizzare o incentivare gli eventi, Terra dei Dogi o eventualmente a settembre la parte musicale. Non è detto che questo non sia giusto da un certo punto di vista, soltanto che secondo noi si poteva utilizzare una parte perché rimanesse effettivamente a disposizione per tutto l'arco dell'anno e non per un periodo ristretto dei due eventi un qualcosa, quindi dare ulteriormente incremento a quella parte turistica, storica, che Portogruaro ne ha ben donde. Ci hanno giustamente detto che la TVO aveva fatto già un servizio sul nostro museo concordiese, che è a disposizione anche addirittura quando i turisti montano sui bus, però motivo in più perché qualcosa si poteva rimanere nel nostro diciamo così, archivio storico e comunque utilizzabile da tutti i cittadini 12 mesi all'anno e 365 giorni. Detto questo, gli eventi poi fra l'altro sponsorizzati sono circa 2,
al limite si poteva ampliare con qualcosa di diverso in modo da poter avere una fruibilità in un periodo più lungo per quanto riguarda Portogruaro. Quindi noi non siamo del tutto convinti di questa cosa e lo abbiamo espresso anche in commissione. Grazie. Grazie consigliere Fagotto, consigliere Manzato e poi consigliere Foglia, prego. No, pensavo si sentisse lo stesso per quello. Visto che manca il presidente di commissione, se possiamo sentire comunque anche il punto di vista dell'assessore di competenza, che così insomma sicuramente ci potrà dare delle delucidazioni senza nulla togliere a quello che ha detto il collega Fagotto, però l'assessore magari competente può sicuramente esprimere e darci dei dettagli maggiori. Grazie. Sentiamo consigliere Foglia e poi l'assessore. Prego, che magari ti aggiunge qualcosa. Faccio la domanda dopo perché trovo corretto l'intervento, anche perché magari faccio un intervento che non è giustificato dalle informazioni che poi verranno date. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Come ben ha spiegato il consigliere Fagotto, alla Commissione era presente il Presidente del Vega che ha illustrato molto bene questo progetto. Questo progetto si chiama Giralemene, come appena detto poc'anzi. Questo progetto lo portiamo avanti dall'anno scorso perché per motivi burocratici e quant'altro lo abbiamo finito quest'anno, circa è stato ripreso quest'anno circa 2 mesi fa. Questo progetto comprende 4 comuni, 5 comuni, il comune di Caorle, il comune di Concordia Sagittaria, il comune di Portogruaro, il comune di Cinto Caomaggiore e il comune di Gruaro. Questi sono che non c'entra niente col Giralemene che era prima, lo hanno chiamato ancora Giralemene perché il brand è questo, ma è un altro progetto, non c'entra niente col Giralemene che avevamo fino al 2015. Questo è un progetto completamente diverso. L'erogazione di questo progetto è di circa 105.000 euro, ogni comune ha presentato i suoi progetti, il comune di Caorle ha presentato un progetto, mi sembra, per la scansione del campanile romanico, perché qui il progetto si chiama proprio Dalla Romanità al Rinascimento. Mi sembra che il comune di Caorle abbia presentato un progetto per la scansione del campanile, il comune di Cinto Caomaggiore per la scansione di monete che avevano trovato, che non le vogliono, fanno un percorso scolastico che in pratica portano i ragazzi delle scuole medie o elementari a vedere i musei di Concordia Sagittaria e di Portogruaro. Gruaro è la medesima cosa, hanno in pratica come il progetto di Cinto Caomaggiore. Concordia, il progetto di Concordia fa anche lui delle scansioni e fa dei convegni legati alla romanità e a tutta la storia che lega Concordia alla sua storia. Portogruaro che di romanità ne ha poca, noi abbiamo scelto di fare 2 eventi collegati al momento rinascimentale che Portogruaro si sposa. Questo è tutto, questo è l'impianto del progetto. Grazie. Grazie Assessore. Il Sindaco voleva aggiungere, prego. A ulteriore precisazione c'è da dire che il Giralemene fa parte di un grande progetto definito Giratutto. Il Giratutto corrisponde praticamente all'asse di ciclopedonalità che collega l'entroterra con il litorale. Gli altri gira sono il Giralivenza e il Giratagliamento. Per ciascun percorso devono essere previsti degli eventi promozionali, quindi Concordia ha pensato a dei convegni, Cinto Caomaggiore ha pensato di accompagnare gli alunni delle scuole alla visita di musei, analogo ragionamento per il comune di Gruaro. L'unico che ha mantenuto una indicazione per una scansione di un monumento è stato il comune di Caorle
e questo anche per una sorta di tempistiche molto strette, perché non c'è la possibilità di avere velocemente, perché i tempi sono stati assolutamente molto ristretti. Ricordo che il capofila del progetto del Giralemene è il comune di Concordia Sagittaria, non il comune di Portogruaro. Su richiesta del comune di Portogruaro sono state fatte una serie di riunioni per definire anche le modalità di erogazione dei singoli bilanci dell'importo dell'IVA. Una proposta iniziale avrebbe voluto che l'erogazione di IVA, anziché collegata all'importo economico, fosse in qualche modo una sorta di divisione 50% tra tutti, il rimanente per popolazione e il rimanente per impegno economico. Quindi capite bene che non era esattamente collegata a quanto ogni singolo comune avrebbe trovato come investimento nel territorio. Il progetto originario denominato Giratutto, il cui capofila era Jesolo, comprende anche l'implementazione di un sito, che è il sito AIVE. Il sito AIVE prevede l'inserimento di tutta la documentazione attualmente presente e poi facilmente utilizzabile, che riguarda tutto il territorio del Giratutto. È stata fatta una riflessione, quindi, come avete ben capito, per il comune di Portogruaro, per individuare quali fossero le opportunità da cogliere al volo, perché i tempi, ripeto, sono strettissimi. Quindi si dovrebbe andare, se siete d'accordo, in approvazione oggi, perché il termine ultimo scade con la prima decina di aprile, altrimenti perderemo anche questa finestra. Il tutto è partito come proposta del Comune di Concordia circa un mese e mezzo fa, forse meno, qui tempi assolutamente molto stretti. I comuni inizialmente avevano come tempo perentorio per eseguire le attività il 31/12 di quest'anno. Abbiamo saputo qualche giorno fa che il tempo è prorogabile al termine giugno 2020, mi sembra. Quindi dovrebbe essere dicembre 2020. Ma la cosa è stata assolutamente molto d'ansia quasi, perché rischiavamo di far perdere i denari non solo del Giralemene, ma del Giratutto, che capite bene sono decisamente superiori a quelli del Giralemene, perché se per noi sono 105, per il Giratutto evidentemente l'importo è superiore. Non abbiamo voluto affrontare anche l'argomento dell'importo dell'IVA, perché immaginate anche all'interno del discorso del Giralemene, del Giratutto, l'importo dell'IVA quanto possa essere impegnativo. In una prima analisi, quando il comune di Jesolo era capofila per il progetto principale, abbiamo avuto modo di discutere ampiamente, perché non eravamo d'accordo sulla proposta di indicazioni delle percentuali con le quali andare a definire l'importo IVA. Quel progetto su abbandono di Jesolo è saltato, perché Jesolo non ha ritenuto di essere in grado di continuare, quindi quel progetto andrà rivisto e vedrà rivisto nella parte che riguarda l'implementazione del sito già esistente che si chiama AIVE. Io ritengo che per Portogruaro, visto i tempi, visto anche la ristrettezza delle azioni da svolgere, ritengo che la scelta sia quella più utile in questo momento per la nostra città, perché si può parlare anche di musica medievale, rinascimentale, da in qualche modo affidare a Fondazione Musicale Santa Cecilia, e quindi con un sostegno anche alla nostra fondazione, perché chi meglio di Fondazione Musicale Santa Cecilia può parlare di musica. E quindi ritengo che le scelte siano state quelle corrette per riuscire da un lato a non perdere il finanziamento, sia per noi sia per gli altri, dall'altro per offrire una occasione di immagine non solo a Portogruaro ma a tutto il territorio, con degli eventi che fanno del territorio una eccellenza di tutta l'area. Grazie, Sor Sindaco. Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. Allora, offre l'occasione questa questione del Giralemene, del Giratutto, per mettere
scritto su una questione che considero abbastanza delicata, cioè il tema della fruizione del bene culturale e della sua valorizzazione. Il primo Giralemene, non so quanto sia costato, non sono informato, dovrei informarmi, ci saranno i bilanci delle precedenti amministrazioni, ma i risultati che si sono visti soprattutto negli testi pubblicati sui totem dei siti segnalati dal Giralemene sono qualcosa di obbrobrioso, sono privi di senso critico, non c'è documentazione scientifica a supporto. Io non so chi li abbia stesi quei testi, ma hanno attirato il ridicolo sulle attività culturali del comune di Portogruaro. Ora, le risorse che normalmente si destinano alla cultura sono già ridotte, perché è la prima cosa che si taglia, ovunque. In area di crisi, la prima cosa che si taglia è la cultura. Quando si tratta poi di valorizzare o di agevolare la divulgazione in ambito culturale, è necessario un controllo serrato, perché quel poco che c'è non può essere speso a disdoro della città. Non possiamo farci ridere dietro continuamente delle iniziative che prendiamo, che vengono definite pseudo-culturali, prive di fondatezza scientifica e affidate a persone che evidentemente non sanno fare il proprio lavoro. È necessario un controllo serrato nella spesa di quelle poche risorse disponibili, dei soldi che vengono dai cittadini per la valorizzazione culturale, che deve necessariamente nascere dalla ricerca, dalla specializzazione. Già il titolo, l'idea, dalla romanità al Rinascimento. Se romanità intendiamo romanizzazione da queste parti, sono solo 1500 anni. Sono solo 1500 anni che si pretende così di padroneggiare come acqua di fonte. Sono necessari specialisti, persone che sappiano quello che dicono o che perlomeno siano incaricati di controllare quanto altri divulgano, perché altrimenti rischiamo, come è già successo per il precedente Giralemene, di venire accusati ancora una volta di provincialismo, di venire accusati ancora una volta di improvvisazione o di incapacità di leggere il patrimonio che abbiamo, che è importantissimo e che proprio nella connessione tra vie d'acqua, strade, toponimi ed edifici ed opere restituisce un panorama credibile e importante da collegare alla letteratura e alla musica dei singoli periodi. Allora, meno pretenziosità, direi, dalla romanità al Rinascimento, 1500 anni, ma chi li domina con la letteratura che c'è oggi? Da che punto di vista poi? Artistico, topografico, tradizioni culturali, musicale, letterario, paesaggistico? Mi pare che di minestroni ne abbiamo visti già abbastanza con le precedenti amministrazioni. È necessario porsi degli obiettivi chiari e perseguirli con specializzazione, determinazione e soprattutto chiarezza, dal mio punto di vista, prima di divulgare, perché altrimenti divulghiamo fesserie, continuiamo a divulgare fesserie. Grazie. Grazie consigliere Drigo. Consigliere Manzato, prego. Sì, non so se però voleva fare la domanda prima il consigliere Foglia. No, relativamente all'impegno economico del Comune di Portogruaro, qui siamo intorno ai 30.000 euro. Ecco, questi 30.000 euro si possono dettagliare, ha parlato di alcune attività, la sindaco ha fatto riferimento alla Fondazione Musicale Santa Cecilia, ma un po' collegandomi anche, prendo spunto anche, no, se può rispondere anche l'assessore, prendendo spunto anche da quello che è stato l'intervento del consigliere Drigo, effettivamente insomma avere una puntualità nella descrizione delle attività individuate all'interno di questo progetto. Sì, i 30.000 euro che ci saranno assegnati, che noi come Comune di Portogruaro su questi 30.000 euro bisogna aggiungerci l'IVA,
Non c'è nessun tipo, no, volevo solo sottolineare che come comune dobbiamo pagare l'IVA a parte. Volevo solo sottolineare che noi abbiamo aderito al progetto dicendo che facciamo eventi, ma l'impianto generale lo stiamo studiando, lo stiamo vedendo adesso, come l'abbiamo detto l'altra volta, non abbiamo ancora decifrato cosa facciamo, cosa non facciamo. Il signor Sindaco ha dato un impianto generale, cosa si può fare, ma veramente cosa andremo a fare con i 30.000 euro dobbiamo ancora decifrarlo, insomma. Vengono fatti degli eventi, ci vengono assegnati questi 30.000 euro per fare degli eventi in 2 anni a Portogruaro, decideremo la prima come fare e come non fare, insomma, che eventi e cosa produciamo. Ok, grazie Assessore. Consigliere Foglia. Sì, mi fa piacere che abbia detto questo l'assessore Zonazzo, perché onestamente sentendo l'intervento onestamente non ci ho capito tantissimo, devo dire la verità, ma è un problema probabilmente mio. Io mi ero fatto l'idea che col Giralemene, Giratutto, lo sapevo dell'esistenza ad esempio del Giratutto, ci fosse la necessità di anche studiare un percorso con le varie cittadine coinvolte, quindi di studiare un percorso che rimanesse anche fruibile un po' per tutti. Invece per come è presentato mi sembra un po' una cittadina fa una cosa, un'altra fa un'altra, ma senza un trait d'union, qualcosa che caratterizzi, ma può darsi che mi sbaglio dopo. Quindi anche con degli interventi un po' obsoleti, insomma, sì, va bene i video, ma anche il sito AIVE, ma chiediamo a un tedesco se conosce il sito AIVE, o ai turisti cos'è il sito AIVE. Cioè, io non so, ecco, non mi pare che mi piacerebbe che ci fossero degli interventi che veramente siano strutturali ai fini non solo della crescita culturale dei cittadini locali, che è importantissima, ma pensiamo, viva Dio, una volta ogni tanto anche ai turisti, di questi 20 milioni di presenze che continuiamo a dimenticarci. Cioè facciamo dei siti in italiano, delle cose messe lì con dei video messi lì per strada, per cui mi fa piacere che abbia detto che i 30.000 non sapete ancora cosa destinarli, perché io spero che li destinerete a fare un'attività che rimanga duratura, non uno spot che nasce e muore, ma che magari serva per attrarre turisti a Portogruaro. Sì, ma non una volta sola. Grazie consigliere Foglia. Il sindaco voleva aggiungere, poi c'è il consigliere Zanco. Solo per dire che mi sono dimenticata di completare un ragionamento. Ovviamente all'interno del progetto Giratutto, Giralemene, Livenza, Giratagliamento ci sono, che è totalmente un progetto collegato ad un percorso, ci sono delle X quantità di denaro collegate alle singole località, ma c'è un importo di denaro totale per promuovere l'intero territorio. Quindi quanto risulta per la singola località è solo una porzione. La parte comune sì che è considerevole e importante. Bisogna anche dire che il capofila del progetto non è Portogruaro, il capofila è Concordia per il Giralemene. Noi ovviamente saremo presenti, ma non saremo noi quelli che gestiranno il progetto. Noi facciamo parte di qualcosa di diverso che è nato molto prima di oggi. È un progetto vecchio che tra l'altro non coincide col distretto del Giralemene, che è quello che è stato realizzato anche fino all'anno scorso, non coincide al vecchio Giralemene. Sono dei contributi che di volta in volta vengono richiesti dal Vegal. Penso che il presidente del GAL ve l'abbia anche detto, suppongo, in commissione, mi sembra. Grazie, signor Sindaco. Vuole completare, consigliere Foglia? Sì, volevo completare dicendo che però il nome è sempre quello, si fa anche un po' fatica a capire quando è una volta Giralemene, una volta non è più Giralemene, però agli occhi dei cittadini quello è, signor Sindaco, per cui non è che si fa tanta fatica, per cui io adesso voterò a favore,
Però mi piacerebbe che Portogruaro, visto il peso che abbia, prenda in mano anche questi progetti e dia una mano magari ai comuni più piccoli per strutturare in qualcosa che sia un po' più concreto e un po' più meno volatile di quello che ho percepito io questa sera. Consigliere Zanco, prego a lei. Buonasera a tutti. Ecco, intervengo in questo argomento più che altro per precisare alcuni dettagli che sono emersi in Commissione. Bene, l'importo del progetto sono 105.000 euro più l'IVA, praticamente sono circa 130.000 euro. Per 105.000 euro viene finanziato dalla Regione, però la scadenza del bando è il 15 aprile. Se e pertanto il Presidente, così vado a memoria lì, il Presidente in Commissione ci ha raccomandato e ci ha detto: guardate, siccome tutti i consigli comunali dei comuni interessati devono deliberarlo perché dobbiamo presentare il programma entro il 15 di aprile, e va da sé che se noi questa sera per motivi diversi non lo deliberiamo in senso positivo, automaticamente queste risorse vengono perdute e praticamente sia che gli eventi siano eventi culinari, come si suol dire, oppure eventi all'interno della terra di Dogi, oppure eventi documentali, oppure documenti come riprese o quant'altro, comunque se non viene deliberato affermativamente questa sera, credo che a un certo momento si perderanno queste risorse e perciò si perderà la possibilità degli eventi. Convengo con il consigliere Drigo in merito al fatto che è importante che gli eventi che vengono fatti, che vengono presentati, di qualsiasi natura essi siano che siano eventi culinari, sia che siano altri eventi culturali o quant'altro, devono essere curati da persone che conoscono il territorio, che sanno che cosa fanno, non da persone che vengono tanto per acquisire l'incarico per espletare questo particolare funzione, questi particolari eventi. Ecco, questo è quello che a un certo momento dico. Volevo precisare anche che ATVO nei suoi programmi promozionali così ha pubblicizzato praticamente i siti più importanti della romanità, come abbiamo detto il Battistero di Concordia, il Campanile di Caorle, ha anche evidenziato il Castello di Fratta, lo sviluppo un po' dell'entroterra, il Museo di Portogruaro e anche i mulini qui di Portogruaro. Ora posso dire anche questo, per carità, non sappiamo, almeno da quello che ci è parso essere messi a conoscenza, che ci è parso capire, non sappiamo che tipo di eventi o che tipo di cose vengono fatte o vengono presentate. Certamente c'è un dato di fatto: perdere risorse sulla cultura è un errore grave dal mio punto di vista, per il semplice motivo che sappiamo benissimo che nel nostro litorale, che abbiamo circa 20 milioni di turisti, si diceva, a un certo momento sì, ora essere turisti, fare turismo non è solamente che andare in spiaggia a rosolarsi al sole o fare i bagni, ma è anche cultura e anche conoscenza di quello, delle località dove vai a trascorrere il periodo delle tue vacanze o le tue ferie. Ecco, pertanto, visto che giustamente il consigliere Drigo evidenziava che le risorse che vengono assegnate alla cultura sono sempre le più esigue, quando ci sono i tagli si taglia sempre prima fra tutto sul settore cultura, ecco che perdere la possibilità di acquisire queste risorse, dopo si vedrà come si possono utilizzare, però io penso che sia importante intanto raggiungere l'obiettivo dell'acquisizione delle risorse medesime. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Manzato.
Forse toccava prima al consigliere Drigo, aveva chiesto la parola. No, mi dovete scusare, però siccome io mi sono letta il verbale della commissione, anche l'assessore Geronazzo non ha dato durante la commissione le informazioni che sono state fornite questa sera. Allora, non è per fare polemica, però abbiamo bisogno di indicazioni precise, che poi il consigliere Foglia faccia delle osservazioni assolutamente pertinenti, poi ovviamente è nel suo diritto votare a favore, perché dice io voterò a favore, però visto proprio che perché parliamo di denaro pubblico, tutto sommato tutti avrebbero diritto di sapere che il denaro pubblico viene recepito con qualcosa di concreto, già strutturato, ma soprattutto perché è quello che sono le informazioni che sono state date nel verbale. Se volete io lo leggo il verbale. Ok. Allora, mi dovete scusare perché la scrittura del Presidente non è la mia e quindi... Allora, la presenza del dottor Domenico Favro ricostruisce l'iter del progetto Giralemene e dell'attuale progetto oggetto di questa commissione. Il nome di questo progetto è Dalla Romanità al Rinascimento e valorizza la storia dei singoli comuni in cui passa il Giralemene: Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Gruaro, Cinto. Mi dispiace, magari prenderete voi, insomma, io leggo quello che è stato verbalizzato, mi dispiace non ci sia il Presidente, ma sto leggendo quello che ha scritto di suo pugno, ecco. Anche perché bisogna tenere presente che da quando ci sono le registrazioni, quello che fa fede sono le registrazioni della Commissione, di solito quelli sono delle sintesi, dei sunti. Prego. Sarà sicuramente fedele il verbale che è stato stilato dal Presidente Cristian Moro, non ho alcun dubbio. No, certo, assolutamente, ma infatti nella registrazione magari potrà darci ancora dettagli in più rispetto a quello che è scritto, assolutamente. Allora, il Presidente Favro illustra per ogni comune i dettagli del progetto. Portogruaro all'interno di questo progetto ha una dotazione di 30.000 euro. Con queste risorse si porteranno avanti delle iniziative che saranno inserite, una durante la manifestazione Terra dei Dogi, quindi c'è qualcosa già di definito, e un'altra riguardante la musica e strumenti rinascimentali. L'assessore Geronazzo argomenta il fatto che è importante come tutti i consigli comunali dei comuni del Giralemene approvino questo progetto. Il consigliere Moro chiede se ci sono interventi e progetti, poi ci sono state altre domande. Ecco, quindi in merito a questo verbale, la versione che abbiamo ricevuto, o comunque il dettaglio che abbiamo ricevuto questa sera dall'assessore è un po' diverso rispetto a quello che abbiamo sentito in commissione. Tutto qui. Siccome chiedete a noi di partecipare a un voto, credo che correttamente, insomma, il voto debba essere dato anche con una certa correttezza, ecco, grazie. Grazie consigliera. Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. Allora, ci sono tutta una serie di questioni che lasciano perplessi, proprio nella gestione delle scarse risorse che riguardano la cultura. Giustamente il consigliere Foglia ricordava la necessità inappagata, che è rimasta inappagata da un secolo a questa parte, quasi 70 anni a questa parte, di una promozione presso i principali frequentatori delle nostre terre, che sono di origine germanica, della nostra cultura, perché quelli sono affamati di cultura, vogliono sapere, e se sapessero che questa città, che Portogruaro, è nata proprio per volontà della ripresa ottoniana dopo la crisi delle invasioni ungariche, e che quindi è roba che hanno contribuito loro a mettere in piedi, che chiamano ancora i figli Otto, magari sarebbero ancora più contenti. Ma queste cose, che sono di dominio pubblico, io le ho ribadite in un libro del 2005. Subito dopo quel libro erano emersi altri dati che mi avevano spinto a fare una conferenza sponsorizzata peraltro dal Comune, nella quale comunicavo che la data di nascita di questo Comune è
in un documento che ha una data precisa, il 21 marzo 888, e mi divertivo, visto che quel documento faceva riferimento a un altro del 1777, la storia è ironica, che oltre ai non udenti del 777 abbiamo i non leggenti dell'888. Ma mi pare di constatare, visto che quel libro è del 2005 e che la conferenza è del 2006 e che siamo nel 2019, che qui la gente non legge, proprio quelli che si riempiono la bocca di cultura non leggono, figurarsi scrivere. E quando scrivono fesserie, come i giornalisti che mi mettono in bocca parole che non ho mai detto. Ma questi sono i giornalisti, sono i giornali. Chi si ammanta la bocca di cultura impari almeno a leggere. Non mi pare che destinare dei fondi, quei pochi che ci sono, a delle iniziative nebulose, intanto ci danno i soldi, poi qualcosa faremo. Ma quale programmazione è questa? Quale chiarezza di idee è questa? Con in più il ricatto, ma se non prendiamo questi perdiamo anche gli altri. Per farne cosa? Per fargli fare la stessa fine, cioè il nulla o le fesserie? Voterò contro. Grazie consigliere Drigo. Consigliere Terenzi, prego. Questo provvedimento è un provvedimento che rientra un po' nella scia di un asse di interesse che proviene dall'Unione Europea e che viene in qualche modo mediato e veicolato dalla Regione. Ed è un asse che tende a mettere insieme lo sviluppo rurale, la valorizzazione ambientalistica, il valore culturale presente nei territori, finalizzato alla coesione sociale ed anche allo sviluppo economico. Naturalmente, quando parliamo di sviluppo economico non possiamo non tenere in considerazione che siamo un territorio immediatamente contiguo ad un bacino turistico di grandissima rilevanza. Io non ho competenze ovviamente sul piano culturale, non mi avventuro ovviamente a entrare nel merito delle azioni, perché evidentemente non ho la competenza e la lascio agli altri. Dico però che questo è un asse importante e intorno a questo asse si sono sviluppate nel tempo delle iniziative che indubbiamente hanno portato un valore aggiunto al territorio, indubbiamente. Dopo che le risorse siano state impegnate in modo ottimale o abbiano centrato davvero gli obiettivi fino in fondo, io questo non lo so. Quello che so però è che il nostro territorio, la Venezia orientale, direi di più la città metropolitana, deve, ma il nostro territorio in particolare perché ha delle caratteristiche e anche ha un'identità del tutto particolare, deve continuare ad alimentare questo indirizzo, questo filone, perché è vitale. Deve farlo come se fosse una vera e propria fissazione, indipendentemente dalle amministrazioni che si susseguono, perché questo è uno degli obiettivi strategici che un territorio deve darsi attraverso un pensiero, attraverso delle intenzioni, attraverso delle azioni e attraverso anche dei programmi che in qualche misura siano condivisi e verificabili nei risultati. Questo deve fare il nostro territorio. Per cui non si può che, a mio parere, giudicare positivamente questa delibera nel senso che assegna delle risorse a questo territorio. E qui ho sentito parlare di tante iniziative, io concordo con il collega Foglia, bisogna che le iniziative abbiano il carattere della innovazione, ha ragione, perché noi dobbiamo sviluppare un pensiero e guardare avanti, e che vadano nel senso di un moltiplicatore anche di opportunità, e non si può non pensare, ripeto, al bacino turistico. Però
quindi condivido questa impostazione e dovrebbe essere fatta propria dagli enti locali, però volevo rammentare che, ecco qua, che l'oggetto delle attività finanziabili da questo contributo sono precisamente indicate nell'accordo medesimo, ovvero organizzazione e partecipazione a eventi, incontri, seminari e fiere e strumenti e servizi di informazione. Non ultimo, l'organizzazione di eventi dedicati ed educational con operatori turistici. Ecco qua, consigliere Foglia, perché le do ragione. Perché bisognerebbe che il Comune di Portogruaro avesse già sviluppato un pensiero su questo. Quindi se da una parte io approvo e apprezzo il razionale di questo provvedimento, che è nell'alveo e nel solco della programmazione europea, nell'ambito della coesione e dello sviluppo economico dei territori, d'altra parte devo sottolineare ancora una volta che l'amministrazione è del tutto a corto di idee. Questa amministrazione intanto è contraddittoria rispetto a quanto i singoli esponenti dicono, perché stasera abbiamo avuto un'evidenza plastica, la sindaco ha dato dell'informazione e l'assessore non ha dato informazioni, ma poi c'è stato l'intervento del presidente del Vega, o direttore, adesso mi sfugge, che ha detto altra cosa ancora. Allora mi dispiace dirvelo, io ve l'ho sempre detto in modo argomentato, con rispetto verso le persone, verso le istituzioni, ma voi non avete sviluppato un pensiero su questi temi, non lo avete mai sviluppato. Ed evidentemente hanno ragione anche i colleghi nel dire io tutto sommato ho difficoltà anche a esprimermi e esprimere un voto da questo punto di vista, perché in sé, come ho detto prima, ci dovrebbe essere un telaio, una prospettiva, un pensiero rispetto a questo, perché vi ho detto, questi sono delle azioni, degli strumenti che dovranno entrare nell'attività dell'amministrazione sempre di più e sempre con maggiore attenzione, sempre con maggiore pensiero, sempre con maggiore coerenza e sempre con maggiore sinergia fra enti, istituzioni e corpi intermedi, mi riferisco alle associazioni. Questa azione, questa sinergia, questo pensiero noi non lo vediamo, per cui comprendo anche le osservazioni che sono venute dai banchi dell'opposizione, cui anche noi apparteniamo, ma questo lo si vedrà anche in un altro provvedimento successivo, per cui per quanto ci riguarda bene questa opportunità, bene questo provvedimento che va nel solco, ripeto, anche della programmazione dell'Unione Europea, bene perché potenzialmente valorizza il nostro territorio, ma male perché l'amministrazione su questo non ha un pensiero. Quindi questo è il nostro giudizio. Evidentemente riteniamo che sarebbe ancora peggio che queste risorse che sono finalizzate a queste iniziative, a questi temi, non fluissero nella comunità. Sarebbe ben peggio. Per cui il nostro voto favorevole è legato a generare un'opportunità per la nostra comunità, ma da questo punto di vista è una censura netta e nitida sulla assenza di pensiero che ha questa maggioranza su questi temi. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Zanco, secondo intervento, prego. Sì, soltanto che per precisare alcuni dettagli. Nella convenzione che abbiamo qui allegato e che nella proposta che abbiamo qui allegata, ecco, nel programma, come giustamente è evidenziato, è che cosa si deve fare e la temporalità 2 anni per utilizzare questi denari.
e sono in particolar modo 4 i punti che ci permettono di poter utilizzare queste risorse. Perciò se noi li facciamo, cioè ne prendiamo visione, ci rendiamo conto che in questi 4 punti si condensa tutta quella attività promozionale, tutta quella attività di diffusione del nostro territorio che crea conoscenza nei confronti delle persone che sono interessate a conoscere il nostro territorio. Ecco, chiedere ma che cosa si fa, l'amministrazione non è in condizione di dirci che cosa farà e quant'altro. L'assessore ha parlato di un evento all'interno di Terra di Dogili. Ecco, io credo questo, io credo che prima di tutto bisogna cercare di non perdere le risorse e le necessità e le opportunità che si hanno. Dopodiché, una volta che abbiamo acquisito le risorse e le opportunità, dopo trovare la soluzione, che cosa conviene più o meno, cioè possiamo tranquillamente discuterla assieme, insomma, cioè al posto di fare una cena rinascimentale, dico, come fanno a Cordovado, si possa fare, che ne so, un approfondimento di certi aspetti storici, culturali del nostro territorio. Penso che quel discorso lì lo possiamo tranquillamente valutare tutti assieme e scegliere la cosa migliore, quella che dà anche, che rende di più. Ecco. E dopo dipenderà anche da chi dovrà sviluppare questi punti, insomma, ecco, questo è quello che io voglio dire. Pertanto, a fronte dei 4 punti che sono evidenziati nella Convenzione, ecco, da qui, partendo da quei 4 punti lì, si può decidere che cosa, come vogliamo impiegare queste risorse. Sarebbe ben povero, ben misero l'aspetto che andiamo a perdere queste risorse perché questa sera non si raggiunga una delibera chiara di acquisizione di questo progetto e di queste risorse. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Zanutto, prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, io vorrei un attimo spiegare una cosa. Il piano di sviluppo locale o rurale che sia è un bando che viene fatto per un periodo di 5 anni, ma viene presentato ogni anno. Avendone fatti parecchi di PSR, so benissimo come sono le normative. Dal bando ci sono circa 40 giorni, dopodiché c'è un business plan da presentare. Vuol dire che un business plan è una programmazione precisa. Ogni anno, quando questi contributi, nel caso il bando venga vinto e i comuni prendano, i comuni in questo caso parlo, o comunque venga vinto il bando e quindi si ha diritto a questi contributi, ogni anno bisogna dare una rendicontazione e dire realmente di cosa si è fatto del programma iniziale. Allora, quello che viene detto che si può vedere dopo cosa fare non esiste. In un piano sviluppo locale c'è un business plan preciso in cui i comuni danno le direttive e deve essere presentato al momento del bando. Proprio per questo, in commissione io ho chiesto che cosa prevede il comune di Portogruaro. Mi si dice una cena medievale e un concerto. Allora io credo che in questo momento, visto che le risorse non sono tantissime, sono 30.000 euro, ma per l'amor di Dio 30.000 è meglio che niente, sono d'accordo. Ma come ha detto benissimo il consigliere Drigo, c'è bisogno di innovazione, c'è bisogno di coinvolgere i cittadini e soprattutto i consiglieri, perché quando c'è da fare una programmazione su un comune è giusto che gli altri assessori devono sentire i consiglieri. E non è la prima volta che questo succede. Ricordo che i consiglieri sono coloro che alzano le mani
e devono essere sentiti e ascoltati. Non si può arrivare a una commissione in cui mi si dice si farà, è previsto che. No signori, in un PSL c'è un business plan preciso da rispettare, perché nel caso uno dei comuni non rispetti quello che ha previsto, la regione come dà, toglie e dà una sanzione e cancella il comune dai prossimi bandi. Questo deve essere chiaro. Questo in commissione non è stato detto. Allora, ripeto, la programmazione di un comune Portogruaro, storico, importante, che ha bisogno di turisti, non può essere fatto così. Abbiamo persone che, ripeto, nella persona del consigliere Drigo trovavo veramente un punto preciso, perché ha una conoscenza incredibile e lo ha dimostrato anche questa sera. Non si può programmare facendo forse faremo, no signore, è ora che i consiglieri vengano ascoltati, è ora che non si arrivi in commissione quando, come in questo caso, i tempi siano stretti, perché dalla pubblicazione del bando alla consegna della documentazione ci sono 40 giorni precisi. Veramente in questo momento mi trovo incerta su cosa votare, ve lo dico. Portogruaro ha bisogno di cose nuove, non si può fare una manifestazione all'interno della Terra dei Dogi. Terra dei Dogi è già un evento, si prevede un altro evento, si prevedono 10 eventi se volete dare risultanza a questo comune. Non si può prevedere due cose, forse lo facciamo lì, no signore! Portogruaro ha bisogno di visibilità, sappiamo che ci sono 20 milioni di turisti, ma cosa vogliamo attirarli? Con cosa? Deve essere una programmazione precisa e all'interno di questa maggioranza ci sono persone che con falsa modestia di queste cose le fanno tutti i giorni. Grazie consigliere Drigo, per dichiarazione di voto a 3 minuti. Avete fatto 2 interventi, prego. Sì, grazie. Ma io sono allibito dopo la dichiarazione di voto della sinistra che afferisce a un partito che si dichiara europeista e poi spende in questo modo per la seconda volta, c'è già il secondo giralemine perché il primo era il precedente, questi soldi che vengono dall'Europa e non vi vergognate? E non vi vergognate? Prendiamo i soldi, poi vedremo. Con queste premesse, come avete già fatto in altre occasioni. Come pretendete che il nostro Paese abbia un ruolo dignitoso in Europa, se la dignità siamo noi i primi a gettarla alle ortiche, in questo modo? Il solito Paese a tarallucci e vino. Pizza e mandolino ci dicono, hanno ragione a dirci pizza e mandolino, perché così ci comportiamo e il vostro voto è esattamente in questa direzione e non è la prima volta. Vergogna! I fondi dell'Europa, i fondi nostri che costano lacrime e sangue ai nostri cittadini vengono utilizzati così, con una fame che c'è di conoscenza a Portogruaro, dove da un secolo stagna l'ambiente culturale, dove sono decenni, è un decennio che non si fa un convegno di arte e cultura in questa città. La sinistra che si riempie la bocca di cultura e poi dichiara che vota a favore, prendi i soldi e scappa. Questo è il modo di fare. Spero che i cittadini che sono a casa e quelli che stanno ascoltando e la stampa diano il giusto rilievo a queste posizioni indegne di un paese civile che reclama un suo posto dignitoso in Europa. Consigliere Gradini, tocca a lei. Grazie Presidente. È superfluo, ritengo che sia, diremo forse inopportuno, ma lo devo dire che io apprezzo e appoggio, condivido l'intervento della consigliera Zanutto e la foga che ha messa, perché effettivamente accadono delle cose che non ho rilevato in tanti anni.
Pezzolito, prego. Grazie Presidente. Faccio una breve premessa. Di solito chi batte i pugni alza la voce e pensa di avere più ragione, quindi cercherò di contenere il tono. Magari il tono aiuterà a far raggiungere quello che uno pensa anche a chi ascolta. Magari se sei così cortese di ascoltare, forse qualcosa posso dire anch'io. La prima considerazione politica, ed è questa: chi questa sera inneggia all'intervento della Zanutto ha taciuto esattamente dal 2015 fino a stasera, il che significa che fino a mezz'ora fa quello che ha detto e fatto la Lega dentro questa sala consigliare vi andava assolutamente bene. Ricordo che l'assessore alla cultura oggi siede in Parlamento, ma quindi ha la responsabilità, consigliera capogruppo Zanutto, degli eventi culturali fatti e non fatti di Portogruaro. Fatti e non fatti di Portogruaro. Per quanto riguarda la sinistra si deve vergognare di molte cose. E lo dico io che sono un esponente della sinistra e sono anche iscritta ad un partito che è in grande sofferenza in questi anni. Ma per quanto mi riguarda, consigliere Trigo, ti rimando tutto quello che hai detto. Non solo io non mi vergogno, ma mi vanto di quello che il mio gruppo, io personalmente, ho condotto in questa sala consigliare. In primis ho difeso la Fondazione Musicale Santa Cecilia, ho difeso l'università, ho difeso la biblioteca, ho difeso l'archivio storico, ho difeso la storia di Portogruaro nelle sue pietre, in ogni scelta che questa amministrazione comunale ha portato alla nostra attenzione, dalle opere pubbliche alla disposizione di un quadro, di un evento, alla nascita di Casa Russolo, alla pubblicazione di un testo, alla scritta su un giornale e quant'altro. Perché dico questo? Perché invece sono d'accordo con te su una cosa, e cioè, e anche sono d'accordo con gran parte dell'intervento di Foglia, del consigliere Foglia, e cioè che Portogruaro, ho già avuto modo di dirlo, oggi può contare su 38.000 visitatori, che sono briciole rispetto ai milioni di turisti che percorrono queste strade da Venezia a Trieste, verso le spiagge e verso l'interno. E quindi Portogruaro, che vanta la storia che tu conosci e di cui tu hai scritto, magari molti non sono d'accordo con te sulle cose che hai appena detto, ci sono anche contestazioni di storici, ma non spetta a me, ecco, ma immagino, fra studiosi, tu con me non ti esprimi in questa maniera, intanto, e per dire che cosa? Esatto, per dire che cosa? Che quindi politicamente tutto quello che è giunto in questa sala consigliare è stato valutato, discusso e portato avanti dal gruppo del centro-sinistra. Quindi io respingo le tue considerazioni, soprattutto le tue offese, a cominciare da quel vergogna che non mi piace per niente. Per quanto riguarda questo progetto, sono d'accordo assolutamente col capogruppo Terenzi quando dice una cosa: le risorse che la Regione Veneto spende e impiega per il turismo possono avere una ricaduta economica importante. L'attenzione quindi del nostro territorio da parte della Regione Veneto è assolutamente preziosa. Da lì a dire questi soldi comunque sia vanno spesi, chiaramente non siamo d'accordo. Che ci sia, scusa,
che ci sia un progetto che riguarda 5 comuni che fanno capo ad un territorio che si chiama Giro Lemene all'interno di un gira più esteso che va dal Tagliamento, ho capito, al Sile, all'Ivenzia e quant'altro. Diventa quindi un'opportunità per il territorio, perché secondo me, e qui ti do ragione, dentro questa opportunità ci può essere anche una scelta culturale con ricadute importanti che può rientrare in un circuito internazionale, che può essere il convegno, che può essere l'iniziativa forte con un protagonista storico. Tu citavi Del Minio, io sono d'accordo con Del Minio. Quindi un convegno importante che abbia un richiamo internazionale. Quello che pavento è la frantumazione del budget economico per poter accontentare tutti e 5 i comuni. Allora qui sta il rapporto fra Comune di Portoguaro e Comune di Portoguaro, in quanto siamo a Portoguaro, i comuni che fanno capo a Concordia, per realizzare quella che è una progettazione di un intervento per il nostro territorio che abbia 2 caratteristiche. Una, la qualità, che è assolutamente indiscutibile, e secondo, la ricaduta ed eventualmente la continuità del progetto. Perché anch'io non sono d'accordo sull'intervento oggi e domani si vedrà. Può essere che con questo progetto si dia avvio ad un'iniziativa culturale di grande respiro che deve avere una continuità e che quindi diventi una risorsa per il nostro territorio. Grazie consigliere Pizzolito. Assessore Monsanuto, prego. Volevo fare una riflessione anch'io. Allora, ho sentito molti punti di vista, anzi, sembra che oggi sia una cosa un po' trasversale, ma... Tanto vorrei precisare una cosa, che questi contributi sono importanti prenderli, perché è vero che la maggior parte anche dei contributi non vengono rimandati in Europa, per qualche volta non c'è neanche la progettualità per accedere, sono migliaia e migliaia di euro che ritornano indietro perché nessuno ha nessun tipo di progetto. Poi io vorrei fare un'altra riflessione, perché avendo anche una memoria storica, devo dire che fare delle iniziative durante la terra dei Dogi può essere più o meno opportuno, però la terra di Dogi che ho visto nascere nel 2004-2005, che allora assessore alle attività produttive era proprio Giorgio Barro, perché questa manifestazione prima non esisteva a Portoguaro, dopo per 4-5 anni è rimasta sempre ferma. Ricordo che i primi anni prendevamo tantissimi contributi da allora, mi ricordo anche ad Ornato, per fare i fuochi d'artificio, per fare tante altre cose, però dopo questa è rimasta ferma. Negli ultimi anni si è cercato di valorizzarla e questo è inspiegabile, questo è inconfutabile, perché abbiamo visto, si è cercato di inserire la fiera del biologico insieme ai vini, si è cercato comunque di qualificarla. Dunque, per quanto mi riguarda, è rimasta ferma per anni, è un appuntamento importante che prima non esisteva, un appuntamento importante. Dopo 15 anni penso che sia necessario dargli una svolta e anche aver coraggio di spendere qualcosa in più per valorizzare comunque, perché anche l'enogastronomia, in questo caso anche scoprire i gusti del passato, fanno parte anche quello di una valorizzazione del territorio. Dunque non vedo, forse si poteva giustamente concertare meglio, coinvolgere di più, questo è sempre un po' il discorso che si fa spesso, però avere dei fondi per valorizzare un appuntamento che sta diventando sempre più importante, anche con scelte che possono sembrare coraggiose, non vedo cosa ci sia di male, cosa che fanno tanti altri comuni con personaggi importanti e cose. Ho capito, dopo c'è sempre, ognuno ha le sue predisposizioni, lo vede meglio una mostra, meglio un questo, meglio quest'altro, però io penso che la terra di Doge è un appuntamento importante a Portoguaro e se abbiamo una possibilità, se abbiamo dei fondi per qualificarla, per attrarre ancora più persone, non sia sbagliatissimo, perché ripeto, è rimasta ferma per anni, è nata come una novità
a un certo punto ci si ferma oppure si cerca di portarla a buon livello, come mi sembra che negli ultimi 2 anni sia un po' migliorata anche con l'aiuto dell'inserimento del biologico, che può diventare una cosa attrattiva e interessante. Non vedo una cosa, se si facciano degli eventi durante questa manifestazione. Una cosa che dobbiamo continuare a valorizzarla, come faremo con la fiera, come faremo altro, ma soprattutto questo evento che, ripeto, è stato creato pochi anni fa, che oggi ha bisogno di essere valorizzato. Io volevo solo dare questo piccolo contributo, che può essere sbagliato o non sbagliato, però la Terra dei Dogi speriamo che si qualifichi sempre di più, anche con la presenza di persone importanti, di personalità. Questo è il mio parere personale, senza andare contro le opinioni di nessuno. Grazie. Grazie Assessore. Il Consigliere Fagotto. Grazie Presidente. Questo argomento si è trasformato veramente in qualcosa di, credo, molto serio. Anche tutto il ragionamento che ha fatto prima la consigliera Zanutto ha avuto il suo senso. Se qualcuno magari alza la voce vuol dire che magari ci tiene in maniera particolare e quindi dipende dal momento, non è che uno a volte sbraita perché ha più ragione o meno, è un fattore personale. Uno ha la voce più alta, uno ha la voce più bassa. Allora, volevo solamente dire questo. Abbiamo fatto una commissione che è stata anche abbastanza articolata. E prima il consigliere Foglia dice una cosa duratura, spero che ci sia una cosa duratura che rimanga. E anche noi avremo la speranza, e l'abbiamo detto, di una cosa duratura che rimanga e magari fatta da esperti. Magari fatta da esperti, perché i soldi sono pubblici, sono comunque soldi. E le decisioni invece sono sempre prese all'ultimo minuto. Sentire i consiglieri, altra bella questione. Alla mia domanda precisa, infatti ci sono le riprese, ho chiesto se c'era la possibilità, magari nel percorso, di fare qualche modifica, qualche aggiustamento. Avevo proposto anche di fare un evento e di spostare qualche soldo da qualche altra parte, su qualcosa che ci rimanga. La risposta precisa è stata questa: nessuna possibile variazione, tanto che ha accennato prima anche il consigliere Zanutto. Quindi abbiamo assistito anche al fatto che lo schieramento di centro-sinistra più avanti insieme ha detto noi siamo contenti. Noi non siamo per niente contenti e voteremo contro. Poi per quanto riguarda la sinistra, di quale sinistra stiamo parlando? Dove è andata la sinistra vera? Quella che dice che comunque i consiglieri hanno diritto di parlare e poi anche in quella commissione ci è stato riportato tutto e abbiamo solo ascoltato. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Consigliere Manzato, prego. Non voglio ovviamente concentrare la replica, diciamo, su risposte che possano diventare poi un battibecco con i colleghi. Però mi sono sentita un pochino presa in causa da quello che ha detto la consigliera Pizzolitto relativamente all'intervento che ha fatto il consigliere Gradini. Il consigliere Gradini ha fatto un appunto puntuale all'intervento della consigliera Zanutto. L'intervento della consigliera Zanutto è inconfutabile e preciso, e il consigliere Gradini ha semplicemente espresso il suo punto di vista, apprezzamento, e non si può dire non solo apprezzamento, ha semplicemente confermato quello che è stato comunicato dalla consigliera Zanutto in questo specifico, per il dibattimento di questo specifico punto. Quindi dire che fino adesso però noi che siamo stati di qua abbiamo taciuto, questa è una scortesia, una grandissima scortesia, e non voglio alzare la voce, e ricordo che comunque la voce è stata alzata forse da tutti qui,
non dico da voi primi, da loro primi, da chiunque, quindi in certi momenti credo che sia capitato a tutti di alzare la voce, quindi non ergiamoci a insegnanti o maestri, ci sono momenti in cui chiunque di noi può aver alzato la voce, per cui, ripeto, il commento che ha fatto il consigliere Gradini era specifico all'intervento fatto dalla consigliera Zanutto, nei confronti del quale penso che nessuno, siccome ha citato quelli che sono proprio quella che è la normativa, nessuno di noi può dire il contrario. Ma se voi siete in possesso allora di informazioni diverse, ditemi se quello che ha detto la consigliera Zanutto è scorretto o non è esatto. Questo è il primo punto. Ovviamente noi voteremo contro questo, voteremo contro convintamente, e questo è un avverbio che usa sempre anche il consigliere Terenzi, convintamente, perché nessuno sta a ribattere che i fondi non si debbano recepire, però voi in tantissime altre occasioni siete andati contro questa amministrazione perché priva, e questo lo possiamo vedere in tutti i consigli comunali, priva di programmazione, priva di lungimiranza, priva di questo, e adesso solo per prendere, perché c'è la possibilità e l'opportunità di prendere i fondi, votiamo a favore. Io lo trovo veramente contraddittorio questo. Scusa, un attimo, un'altra cosa, sì, allora, io allora chiedo, visto che l'assessore Geronazzo prima ha detto portiamo a casa i soldi e poi si vedrà, la consigliera sì, allora, non ci sono progetti o attività specifiche individuate all'interno di questo punto. Questo è stato detto, tant'è che la consigliera Zanutto ha ribattuto dicendo non si può fare questo, perché nel momento in cui noi attingiamo a questi fondi dobbiamo avere delle attività ben precise. L'assessore Morsanuto invece parla in modo specifico e si è soffermato su Terra dei Dogi, quindi mi pare di capire che c'è qualcosa relativamente a Terra dei Dogi, che se poi posso anche esprimere un mio giudizio, le prime edizioni di Terra dei Dogi che poi siano rimaste ferme, io le ho apprezzate molto di più, perché davano qualcosa e un valore aggiunto al nostro centro storico, e non possiamo dire che le scene viste negli ultimi anni di ragazzini di 16-17 anni ubriachi per le vie della città con le bottiglie di prosecco in mano siano un elogio e una bella figura per la nostra città. La Terra dei Dogi che io ho conosciuto i primi anni era, a mio modesto, ovviamente esprimo un mio giudizio, un mio parere, la preferivo di gran lunga rispetto alle ultime edizioni. Volevo precisare, dopo non parlo più, no, volevo solo dire che il contributo, se non è che se un passa a Portovaro, se non ho capito male, magari domanda al segretario, anche gli altri comuni lo perdono, questo volevo Assessore, dire, ma gli altri volete. Comuni, ce l'ha spiegato la signora Sindaco, perché ce li ha dettagliati, hanno progetti specifici, ce l'ha detto la signora Sindaco, perché ha parlato che Caorle ne ha uno specifico, certo, ma un attimo, allora per quale motivo noi siamo arrivati senza avere un qualcosa di definito mentre gli altri 4 comuni ce l'hanno? Prego, signor Sindaco, dai, prego. Allora, mi spiace che la collega, l'amica anche Manzato, mi abbia ripreso, ma siamo ancora amiche, certo. Allora, per dire che cosa? Che il discorso che ho fatto io non penso abbia fatto ombra al collega Gradini, perché nessun riferimento a lui è stato fatto da parte mia. Io ho fatto un'altra considerazione, ho detto faccio una premessa politica. La Lega, che ha avuto l'assessorato alla cultura fino a 6 mesi fa, è stata artefice delle iniziative culturali di questa città, sì o no? Bene, detto questo, l'intervento questa sera della consigliera Zanutto relativamente all'aspetto tecnico è indiscutibile, relativamente alla sua funzione politica, se mi permetti, è contestabile, specialmente dalla sinistra,
E quindi dico che quelli che stasera gli danno ragione, le danno ragione, hanno taciuto fino all'altro giorno sulla cultura, perché lei ha sollevato il tema della cultura e ho ribadito al consigliere Drigo che non si permetta più di usare quei toni lì nei confronti della sinistra e miei personali, perché qua dentro, e lo ripeto, tutte le iniziative culturali che sono state portate avanti e quelle che abbiamo sollecitato noi soprattutto, e tu dovresti dirlo perché tutte le volte che abbiamo firmato insieme una richiesta di convocazione della Commissione Cultura sulla cultura veniva da questo banco e non dalla Lega. No, perché voglio fare anch'io la non maestra, perché le maestre non gridano, ma invece le non maestre gridano. E dico questo, la cultura io personalmente l'ho difesa e il mio gruppo mi ha sempre appoggiato. Ripeto, Fondazione Musicale Santa Cecilia, Scuola di Musica, Festival della Musica, biblioteca, archivio storico, per quanto riguarda l'università, non parlo di tutti gli altri elementi anche piccoli, la lettera per l'archivio, i documenti depositati nell'azienda sanitaria e così via. Quindi diamoci tutti una bella calmata. Quello che io non accetto è di fare la figura di colei che ha rotto il giocattolo, perché io della cultura mi sono sempre occupata. Non perché, guarda consigliere Drigo, guarda, tu sei appena entrato, la prima cosa che hai detto della fondazione musicale hai detto che per fare cassa della fondazione bastava vendere i CD, te lo ricordo. Comunque per cortesia, non è un dibattito fra persone, per esatto, cortesia, lasciamo finire l'intervento. Quindi respingo al mittente le considerazioni che hai fatto, secondo me anche in maniera offensiva, e riguardo all'intervento della Manzato spero di aver chiarito nessun riferimento al consigliere Gradini, anzi dirò di più, uno che difende il teatro e la musica è un amico mio. Grazie consigliere, signor Sindaco prego. E consigliere Barro c'era prima e poi il Sindaco. Allora, ha detto bene l'assessore Morsanuto che questa sera è un po' trasversale il dibattito perché non si capisce più chi è all'opposizione, chi è in maggioranza, è un po' tutto un po' confuso, però alcune cose bisogna dare atto. Allora, il primo atto è sicuramente, è vero quello che ha detto la consigliera Pizzolito, sempre stata puntuale sui punti relativi alla cultura, anche troppo, perché certe volte ci siamo scontrati su questo. Sui toni è vero, li abbiamo usati tutti in maniera molte volte inappropriata, di cui il consigliere Manzato mi sono anche già scusato in consiglio comunale, quindi prendiamo atto che bisognerebbe avere dei toni più pacati su questo. E concedetemi una battuta, vabbè capisco, anche se non votiamo a maggio, votiamo a fine anno, è un po' in campagna elettorale, lo siamo tutti. Al di là di questo però questa sera si sta votando su una cosa che ritengo importante. Perché? Perché il progetto coinvolge altri comuni. Ho sentito varie considerazioni sul fatto del flusso turistico, sul fatto che ci sono dei passaggi, a Portogruaro nessuno si ferma. E al di là di questa che è la prima considerazione che una persona può fare, il problema è molto più complesso. Da quando ho fatto l'assessore alle attività produttive e quindi di questo problema mi sono occupato e da quel punto sono partite iniziative che sono ancora importanti al giorno d'oggi, chiaramente non solo io ma insieme a un gruppo, perché sarebbe un po' arrogante dire merito mio e basta, però da quella data ci sono iniziative che hanno dato luce a Portogruaro e rivendico non solo la Terra dei Dogi ma anche i mercoledì musicali e anche altre cose che hanno portato gente. Il problema, a mio giudizio, è molto più complesso perché è facile dire non viene
la gente portata dal mare. Allora, innanzitutto sappiamo benissimo che quelli del mare non vogliono che i turisti scappino neanche una giornata di pioggia, quindi perché loro hanno tutto l'interesse che rimangano dalle loro parti. Però il turismo in questi anni è cambiato perché le persone non affrontano più il viaggio solo in termini di mare o di montagna, ma è diventato un po' più culturale. Qual è il problema? Uno dei problemi più grandi di Portogallo, non certo che non offra una ricchezza culturale paesaggistica o delle visite tra Concordia e Portogruaro importanti dal punto di vista storico. Il problema è che si trova all'interno di un tessuto molto ma molto ricco. Questo cosa vuol dire? Che il turista che ha sempre meno tempo molte volte sceglie altri siti più importanti e più vicini. Questo è un po' il grosso problema. Perché allora è importante votare al di là dei dettagli che sono condivisibili di tutte le riflessioni che avete fatto? Perché ritengo che noi dobbiamo parlare non più tanto come Portogruaro, ma quanto un insieme di comuni che hanno un'offerta storica, culturale, eccetera. Ecco il perché è importante votare a favore questo progetto, questa idea. Dopo condivido con molti di voi le osservazioni che avete fatto, perché sono osservazioni importanti, e mi fa piacere che sia favorevole anche la sinistra su questo progetto, perché bisogna, come dice molte volte Marco, il consigliere Terenzi, bisogna avere una progettualità nel definire i dettagli, ma ritengo che noi possiamo solo se facciamo un gruppo attraverso i vari comuni con un'offerta più massiccia, possiamo attirare i famigerati turisti che dal mare non si vogliono staccare. Quindi il mio parere favorevole, penso anche del mio gruppo, sia quello di votare a favore di questa. Grazie consigliere Barro. Signor Sindaco, prego. Questa sera abbiamo avuto modo anche di ascoltare interpretazioni sull'operato in area culturale di questa amministrazione. Io mi sento assolutamente di riaffermare come di gestione dell'intera amministrazione tutta l'attività che è stata fatta riguardo all'assessorato alla cultura. Direte, ma forse è stato fatto poco, ma non è così. Ricordo i numerosissimi eventi che sono stati fatti, ricordo l'apertura di Casa Russolo, ricordo l'apertura di Space, ricordo il teatro frazionale, il supporto con tutti gli eventi dati a Fondazione Musicale Santa Cecilia, il supporto dato a Fondazione Campus con i nuovi master, eccetera. Basta andare a vedere il programma annuale dell'amministrazione, quindi non trovo corretto dire che non è stato fatto nulla dall'assessorato alla cultura, trovo anzi un po' forse poco informato. Scorretto no, perché forse poco informato sì. Basterebbe andare a vedere quali siano i calendari, siano stati i calendari di questa amministrazione, assolutamente molto densi e molto fitti. Prima si parlava della formazione di operatori turistici o comunque di coloro che all'interno del bando sono citati come supporti all'attività turistica legata a questo PSL. Ebbene, la formazione di questi operatori ovviamente avverrà anche a Portogruaro, ma fa parte di quel macro aggregato all'interno del quale ci sono anche i singoli e puntuali interventi delle varie città. I singoli puntuali interventi andranno a costruire un grande canovaccio da proporre all'esterno. Il canovaccio verrà concordato ovviamente con gli altri comuni. Ricordo comunque che il capofila non è il comune di Portogruaro. I tempi che citava prima la consigliera Zanutto non sono del comune di Portogruaro, sono del comune capofila. I 40 giorni rispetto all'avvio del bando sono del comune di capofila, non del comune di Portogruaro. L'individuazione del business plan del comune capofila, non del comune di Portogruaro. Noi siamo stati interessati, come dicevo prima,
dal comune di Capofila a Concordia Sagittaria all'incirca 15-20 giorni fa più o meno, e dalla proposta, come vi ho detto prima, si è parlato di quantificazione dell'IVA, distribuzione percentuali in base a popolazione, cioè tutta una serie di valutazioni anche di tipo economico. Il business plan che verrà inviato tramite Vegal alla regione è con macro aggregati. Macro aggregati parlano esattamente di un importo individuato secondo le tabelle indicate da Vegal in convegni e seminari, in un macro aggregato contenente anche la formazione degli operatori e così via, come indicato dalle schede regionali. Perché il comune di Portogruaro ha inteso non sottrarsi alla proposta? Avremmo anche potuto dire di no, perché è frettolosa, perché per i vari motivi che avete detto anche qui. Ma sarebbe stato profondamente sbagliato non affrontare neanche l'argomento. Motivo primario? No, scusate. Motivo che primariamente può saltare agli occhi è un motivo di ordine economico, ma non è il motivo principale. Perché tutto sommato avremmo potuto anche dire, beh insomma 30.000 euro li troviamo da qualche altra parte. Non è per questo che non ci siamo sottratti. Non ci siamo sottratti perché avremmo fatto perdere il contributo anche agli altri, ma questo può essere un motivo secondario. Il motivo primario per il quale il Comune di Portogruaro non ha inteso non ascoltare, quindi ha voluto assolutamente ascoltare quanto ci veniva proposto dal Comune di Concordia Sagittaria, è l'appartenenza all'area di Veneto Orientale, all'area di cui legge 16. Legge 16, ancorché non definita in maniera precisa e puntuale come zona omogenea, individua nell'area del Veneto Orientale una zona omogenea, rispetto alla quale, altrimenti attraverso lo strumento di legge 16, legge regionale, si dà la possibilità di fare programmazione territoriale, si dà la possibilità di affrontare insieme proposte europee e regionali, ci dà la possibilità di avere un luogo di confronto tra tutti i sindaci del territorio. Sarebbe stato quindi scorretto che il Comune di Portogruaro non ascoltasse la proposta degli altri sindaci. Ed è questo il motivo politico principale. Tutti gli altri sono motivi secondari derivati. Rispetto poi al ragionamento del Comune capofila, molte volte ci siamo trovati in questo Consiglio Comunale a parlare di Portogruaro come Comune capofila. Il Comune capofila, voi sapete meglio di me, ma ricordo così anche a me, è quel comune che si assume in carico l'onere di gestire l'intera pratica amministrativa e non solo, senza avere alcun ritorno economico. Voi avete avuto modo di ascoltare che il comune capofila Portogruaro ha avuto come riferimento tutta l'area dei servizi sociali, quindi con un impegno, credetemi, assolutamente molto gravoso per il personale del comune di Portogruaro, per altri aspetti, e questo è uno dei quali, nei quali si parla in maniera collaterale di cultura. Qui noi parliamo di aspetti legati al turismo e alla comunicazione di immagine di un intero territorio, non solo di Portogruaro. Per altri aspetti, ripeto, altri comuni hanno inteso proporre la loro candidatura. Ragion per cui, proprio perché tra sindaci è doveroso e, permettetemi anche obbligatorio, fidarsi e affidarsi, abbiamo inteso ritenere idonea la candidatura del Comune di Concordia quale capofila di questo bando, di questo progetto, che ripeto ha tempi molto stretti, non li abbiamo dettati noi, sono tempi dettati da AVEPA e dalla Regione Veneto, un business plan con delle schede che ha redatto il Comune di Concordia in collaborazione col Vegal,
che abbiamo visto e su nostra richiesta sono state in maniera più puntuale affrontate, ma il tutto negli ultimi 15-20 giorni. Come siamo venuti a conoscenza di questa, nel giro di nulla è stata convocata la Commissione, esattamente con le argomentazioni che avevate anche voi, ma null'altro di più. Ma io ritengo, anzi sono per certo, che il Presidente del Vegal vi abbia ben esplicitato il ruolo del Comune di Portogruaro come attore effettivamente molto presente anche circa le richieste di quantità di denaro importanti rispetto alla somma totale. Penso che il Presidente del Vegal vi abbia anche ben esplicitato la situazione di urgenza che è stata data al progetto, vista anche la defiance del Comune di Jesolo. Quindi io ribadisco nuovamente con la prima asserzione che ho fatto, rivendico per questa amministrazione tutto il lavoro che è stato fatto nel settore della cultura e quindi trovo in qualche modo non adatto alla realtà dire che le scelte culturali sono state fatte dall'assessore Fogliani. Evidentemente lei aveva un ruolo importante, ma sono state scelte dell'intera amministrazione. Rivendico anche la qualità di quelle scelte, rivendico la quantità degli interventi. Io credo che difficilmente a Portogruaro nei tempi passati si siano viste tante mostre d'arte, si siano stati visti tanti eventi. Quindi a rispetto della verità basta guardare i programmi annuali, non credo io debba aggiungere altro, è tutto chiaramente scritto nero su bianco. Per quanto attiene, ripeto, l'oggetto della votazione di stasera, al di là di tutte le considerazioni che sono state fatte, noi stiamo votando o meno la partecipazione ad un bando, un PSL, per il quale capofila il Comune di Concordia, con tutte le declinazioni che sono state esplicitate stasera, con i due contenuti principali che riguardano organizzazione di eventi e seminari e che riguardano la formazione di operatori turistici, oltre alla predisposizione di materiale cartaceo e video ad uso di tutto il territorio lungo l'asse dell'Emene. Grazie, Sindaco. Consigliere Terenzi, prego. Grazie Presidente. Allora, è doverosa una mia replica non solo per confermare l'intenzione del mio gruppo, il voto del mio gruppo su questo provvedimento, ma anche per rispondere con le argomentazioni ai toni apodittici e all'invettiva che dai banchi dell'opposizione è piovuta sul mio gruppo, anche con una discreta supponenza. Io resto sui contenuti e ribadisco le ragioni che ci hanno suggerito e che ci suggeriscono di votare questo provvedimento. Innanzitutto, collega Fagotto, noi non siamo per nulla contenti di votare questo provvedimento a sostegno della maggioranza. A parte il fatto che voi del Movimento 5 Stelle fin dall'inizio di questa consigliatura, anche su argomenti decisivi e anche su temi critici per la nostra comunità, avete appoggiato senza remore le linee di indirizzo di questa amministrazione. Quindi a noi lei, come dire, lezioni di coerenza non le può dare. Per quanto riguarda poi il tema, noi abbiamo detto che è importante che un'amministrazione, che un territorio abbia una continuità anche di indirizzo, abbia una continuità anche nell'utilizzo degli strumenti, raccolga ed accolga delle opportunità. E diversamente dal giudizio del collega Drigo, io credo che
anche le precedenti amministrazioni abbiano utilizzato questi strumenti e non sono affatto d'accordo che è stato fatto tutto male, consigliere Drigo. Io sono ritornato alla politica così, grazie agli eventi, anche così per guidare la coalizione, il campo del centro-sinistra nelle precedenti elezioni. Io per molti anni ho vissuto da cittadino e vivendo da cittadino e anche ascoltando molti altri cittadini si è formato il convincimento che comunque la nostra comunità è cresciuta anche grazie all'azione delle precedenti amministrazioni, anche grazie all'azione dei corpi intermedi, delle associazioni, anche grazie all'azione dei cittadini. La comunità è cresciuta e non è possibile e non è ben vero che l'amministrazione precedente abbia fatto solo disastri, collega Drigo. Questa, le ripeto, è una affermazione apodittica che lascia oggettivamente il tempo che trova. Altro è il giudizio che noi esprimiamo nei confronti dell'azione di questa amministrazione. Ma quante altre volte ci siamo trovati a votare, a parte all'ultimo minuto, ma ci siamo trovati a votare comunque una progettualità legata a fondi europei, per i quali abbiamo valutato opportuno, in qualche misura un voto favorevole, proprio per non negare una opportunità alla nostra comunità. Certo, le risorse devono essere ben spese, ma mi riferisco anche al tema dell'Unione dei Comuni, ad esempio. Anche lì c'è stata una progettualità comune che in qualche modo ha innervato la richiesta di contribuzione legata a obiettivi principali, a obiettivi secondari. Quante volte abbiamo votato per far cogliere alla comunità di Portogruaro e all'ente locale un'opportunità? Per cui nulla di scandaloso dal mio e dal nostro punto di vista se questa sera il gruppo di centro-sinistra Più Avanti Insieme farà quello che ha già fatto altre volte insieme ai gruppi anche di opposizione. Quindi nessuno scandalo e nessuna vergogna, consigliere Drigo, proprio nessuna vergogna. Proprio senza nessuna vergogna, certo, certo. Il giudizio sull'amministrazione è nitido, è sempre stato nitido e continuiamo a dire che sulla cultura questa amministrazione, signora Sindaco, non ha avuto una progettualità, anzi, sulle scelte strategiche legate alla cultura voi avete indebolito gli asset fondamentali della nostra comunità con delle misure, con delle azioni oggettivamente incomprensibili. E mi riferisco alla Fondazione Santa Cecilia e al Polo Universitario, anche al Polo Universitario, collega Drigo, del quale lei manifesta anche delle legittime perplessità e le ha manifestate in questa assise, in questo consiglio. Che sia la Fondazione Santa Cecilia che il Polo Universitario vanno sostenuti, vanno alimentate, gli va creato un ambiente favorevole perché svolgono un ruolo fondamentale per la nostra comunità. Quindi conserviamo il giudizio negativo sull'azione dell'amministrazione, ma riteniamo che questa progettualità, che peraltro coinvolge anche altri comuni, è stato detto, è una progettualità che può portare delle ricadute positive per il nostro territorio, perché oggettivamente è in continuità con intenzioni e determinazioni da decenni assunte rispetto alla valorizzazione attraverso i piani di sviluppo locale della Venezia orientale e perché possono concretizzarsi ovviamente delle azioni, questo sì, che dovrebbero essere fatte, anzi progettate con un pensiero e anche con un'efficacia in termini di risultati. Ma questo lo lasciamo a coloro che dovranno realizzare le azioni. Ecco, noi come consiglieri comunali facciamo una valutazione complessivamente politica. È per questo che noi riteniamo che sia oggettivamente sconveniente rinunciare ad una opportunità
che deriva da un asse di contribuzione europea nel solco di una continuità, perché l'asse dello sviluppo rurale legato al turismo e legato sostanzialmente alla cultura è un asse che da decenni sta caratterizzando il nostro ente locale. Queste sono le ragioni per cui ci portano a sostenere questo provvedimento. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Zanco, prego. È un intervento breve, anche perché abbiamo discusso parecchio in questo argomento. Non pensavo che si sviluppasse una discussione così ampia e così lunga. Ecco, io voglio solo che far notare una cosa. Quando in commissione si è detto non c'è la possibilità di variare gli obiettivi o quello che si voleva fare, consigliere Fagotto, logicamente gli obiettivi erano dentro i 4 punti della Convenzione, mi spiego. Poi, per quanto riguarda le posizioni di ogni singolo gruppo in merito al voto, io credo che prima di tutto, quando si è minoranza o quando si fa opposizione o quando si è maggioranza o quando si amministra, ecco, bisogna guardare sempre il bene comune. Bisogna guardare l'obiettivo reale delle cose, bisogna guardare che cosa si va a conseguire con una decisione. Ecco, questo indipendentemente dalle posizioni che si possono avere, che sono a un certo momento che sono proprie. Ecco, per quello volevo soltanto evidenziare questo. Quello che viene fatto sarà all'interno di questi 4 punti. Non si può certo uscire dal valore di questi 4 punti. Ecco, questo, consigliere Fagotto, è quello che si è voluto far capire. Però forse qualche volta bisogna a un certo momento investire un po' di tempo e prestare un attimo attenzione, leggere e studiare le convenzioni per capirle e per capire il significato di quello che si deve andare a discutere e valutare al di fuori e al di sopra anche delle posizioni rispettive che si ha. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Quindi gli scrutatori, per cortesia, che continua. Chi è contrario? Quattro contrari. Chi si astiene? 3 astenuti. Chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, l'argomento è approvato. Grazie. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Programma biennale di fornitura e servizi 2019-2020. Documento unico di programmazione 2019-2021, modifiche. Argomento esaminato dalla Commissione terza e quinta congiunta il 25 marzo 2019. Chiedo al Presidente per cortesia di grazie, una breve relazione. Bene, le modifiche al DUP 2019-2021 riguardano specificatamente l'anticipazione dal 2020 al 2019 degli interventi per la riqualificazione ed il recupero dell'area ex perfosfati e la realizzazione del centro polifunzionale a Pradipozzo. Si deve procedere all'affidamento dell'incarico al professionista di ogni singolo intervento per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per realizzare il centro polifunzionale di Pradipozzo e l'affidamento di incarico per la direzione dei lavori, la contabilità, il certificato di regolare esecuzione e per l'attività di coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero dell'ex area per fosfati. Per il centro polifunzionale di Pradipozzo l'importo dell'incarico al professionista ammonta ad euro 162.406,40. Per l'intervento all'ex area per fosfati
L'importo dell'incarico professionale ammonta ad euro 317.200. Si precisa che l'importo per l'intervento per il recupero dell'ex area per fosfati, le pure opere di recupero e risanamento ammonta ad euro 3.800.000, mentre tutto il quadro economico vale complessivamente euro 4.980.000. Per la realizzazione del centro polifunzionale a Pradipozzo, la spesa complessiva ammonta a circa euro 1.900.000. Si precisa che per la spesa complessivamente si hanno tutte le spese, comprensivo anche il costo del terreno per euro 125.000, oltre che ai costi di realizzazione dell'opera e tutti gli oneri accessori. Grazie. Grazie Presidente Zanco. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, stasera ci ritroviamo a discutere di un documento importante per la città e visto che noi leggiamo poco, questa è una disamina precisa che con questa variazione di fatto si procede nell'iter per la realizzazione del palazzetto polifunzionale di Pradipozzo e del recupero della ex per fosfati, visto che noi leggiamo poco i documenti, consigliere Zanco. Vogliamo concentrare la nostra attenzione innanzitutto sul palazzetto. L'iter che abbiamo visto mettere in atto per realizzare il palazzetto, credo, lo sappiano oramai tutti, non ci ha convinto per niente. L'idea di partenza poteva essere in qualche modo buona, ma nella definizione di dettaglio della stessa ci siamo resi conto che non era proprio come si voleva far intendere. Abbiamo visto un primo progetto da 700.000 euro, con le misure della pista sbagliate, che è diventato da 1 milione e poi alla fine da 1.800.000 euro, almeno con le misure della pista giuste per il pattinaggio. E non è detto che sia finita qui, perché pare che questo sia solo un inizio dell'opera, perché per renderla completa serviranno sicuramente ulteriori investimenti, che ne dica l'amministrazione. Questo palazzetto sta diventando l'emblema di come non si porta avanti un'opera pubblica. Nessun dialogo con il territorio, nessun incontro con le associazioni sportive, neanche con quella più volte indicata dalla stessa Giunta come la principale destinataria dell'opera, cioè quel pattinaggio artistico la cui squadra è 5 volte campione del mondo, un vero onore per la città di Portogruaro. Nel frattempo abbiamo visto un esproprio che sulla carta era esorbitante, per fortuna poi ridimensionato anche dopo le nostre osservazioni. Ma soprattutto abbiamo preso visione del progetto A e del progetto B. Sì, perché i cittadini devono sapere che esiste un A e un B di quel progetto, modificato per poter ottenere un parere favorevole da parte del CONI. Ecco, su questo aspetto concentriamo ora la nostra attenzione, perché sull'iter abbiamo molti dubbi, che ora andremo ad illustrare nel dettaglio. Il progetto definitivo del palazzetto viene approvato con la delibera di Giunta numero 189 del 23 ottobre 2018, approvazione necessaria proprio per poter chiedere il contributo all'Istituto di Credito Sportivo e il parere al CONI. Tenete bene a mente questo riferimento. Il 6 novembre 2018 il Comune inoltra la domanda al CONI per il necessario parere sportivo e lo stesso giorno il CONI chiede dei chiarimenti e integrazione sul progetto inviato. In data 13 dicembre 2018 il CONI boccia il progetto. E perché lo fa? Così scrive il CONI. Il progetto non risponde ai criteri di funzionalità sportiva, in particolare tra l'altro 1. La verifica della visibilità degli spettatori in tribuna dimostra l'assenza di una completa visione dello spazio sportivo per quanto riguarda l'attività di pattinaggio artistico. 2. Non sono stati opportunamente posizionati gli spettatori, diversamente abili, nonché garantire relative condizioni di accesso e di piena visibilità. 3. Non risulta chiaramente indicato il vano ascensore e relativa cabina. 4. Le protezioni sulle strutture all'interno della sala di attività non hanno indicazione dell'altezza minima, metri 2,20 metri. Tale parere negativo genera ovviamente il rigetto della domanda di finanziamento con l'Istituto di Credito Sportivo, rigetto che il Comune riceve il 21 dicembre 2018. E cosa fa il Comune allora?
scrive il credito sportivo, dichiarando quanto letto nella lettera che abbiamo visionato. Ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Impianti Sportivi è stato trasmesso erroneamente al CONI, CIS di Roma, un progetto nella versione intermedia e non definitiva, tanto da generare poi il parere non favorevole del 13 dicembre 2018. Le rilevanze sollevate dalla Commissione CONI sono tutte risolte nella versione definitiva del progetto, che era già nella disponibilità dell'amministrazione comunale alla data di scadenza della domanda per il finanziamento, tanto da ritenere che non sussistono i presupposti per il rigetto dell'istanza. Il progetto definitivo sarà caricato a breve nel portale web CIS-CONI con richiesta di nuovo parere. Versione intermedia e non definitiva? Abbiamo letto bene? Peccato che la versione progettuale che l'amministrazione dichiara essere intermedia è proprio quella approvata con delibera di giunta numero 189 del 23 ottobre 2018, cioè l'unica approvata. A questo punto c'è da chiedersi che cosa ha approvato la giunta? Nulla o meglio di fatto una bozza? Che il progetto sia stato modificato dopo quella delibera ce lo conferma il segretario comunale, il quale alla nostra domanda precisa di conoscere con quale determinazione o delibere sia stato approvato il secondo progetto definitivo, il progetto B per intenderci, ci ha risposto che, trattandosi di adeguamenti ad osservazioni del CONI, non è stata assunta delibera o determina. Se ne deduce che il progetto è stato davvero modificato. Di più ancora, nella documentazione di concessione del mutuo, l'unico progetto citato è sempre quello della delibera di giunta, numero 189/2018, il progetto che il Comune stesso definisce intermedio. Ricapitoliamo. La giunta approva un progetto definitivo, anzi una bozza di progetto definitivo. Il progetto viene bocciato dal CONI. Il progetto quindi viene modificato, non viene approvato da nessuno e rispedito al CONI per il secondo tentativo. Il CONI dà parere favorevole sul progetto modificato, ma non approvato da nessuno e che risulta ancora non totalmente accessibile. L'Istituto di Credito Sportivo concede il mutuo su un progetto definitivo che secondo noi non è stato approvato da nessuno. Potrebbe già essere sufficiente così, ebbene no, perché quel palazzetto viene dichiarato accessibile per i disabili, secondo la legge, con tanto di dichiarazioni timbrate e firmate dal tecnico, mentre anche nell'ultima versione del progetto risulta mancante l'ascensore, la sistemazione dell'area esterna con i parcheggi e persino le luci esterne. E non lo diciamo noi, lo dice il computo metrico allegato al progetto, dove di ascensore, sistemazione di aree esterne, luci esterne e fognature non vi è traccia. A questo punto ci chiediamo ancora di più, che cosa ha approvato la Giunta, il CONI e il credito sportivo? Se abbiamo un progetto di un palazzetto che non si può usare di sera e non ha un ascensore per l'accesso dei disabili alle tribune, né un'area esterna messa a posto e illuminata. La cosa che più volte viene ripetuta è che una parte di queste opere saranno forse fatte con il ribasso d'asta, ma questa, lo sanno tutti i tecnici qui presenti, non può valere come giustificazione alle mancanze che ci sono, evidenti nel progetto. Il progetto deve essere a posto già di per sé ed eventualmente migliorato nella qualità o finitura con il ribasso d'asta, non completato per quello che si dice essere a progetto, ma risulta mancante nel computo metrico. Presidente, alla luce di queste criticità chiediamo una sospensione dei lavori del Consiglio Comunale. Abbiamo qui tutta la documentazione che può essere visionata per valutare quello che secondo noi appare un iter, diciamo, discutibile. Io la richiesta devo porla in votazione. La richiesta fatta dal consigliere sì, ma ha fatto una richiesta in sede di consiglio e io ho il dovere di chiedere per cortesia la votazione se la vogliamo sospendere o meno. Ha chiesto una sospensione un consigliere comunale, io devo porre in votazione se la sospendiamo o meno, quindi chiedo per cortesia ai consiglieri mancanti di entrare. Pongo in votazione la richiesta. Perché vuol discuterne?
No, allora noi o la accogliamo o non la accogliamo, è un normale, semplice votazione. Io adesso... Allora, un consigliere comunale di un gruppo ha chiesto la sospensione per discutere dell'argomento. Respingiamola, respingiamo la richiesta e è finita la questione. Scusate, se non lo riteniamo accoglibile. Consigliere Terenzi, prego. Sì, date le osservazioni che ha fatto il sì, no, allora. Ha finito? Allora, preso atto delle osservazioni che ha fatto di natura tecnico-procedurale, procedimentale direi, il collega Fagotto, posto che c'è tutta una serie di osservazioni a corollario in ordine a questa vicenda, io chiedo invece, e quindi chiedo che venga messa ai voti anche la nostra proposta, chiedo invece nel giorno di aggiornarlo alla commissione competente, dove in modo articolato, in modo adeguato, si potrà avere contezza delle osservazioni fatte dal collega Fagotto, si potrà avere contezza anche delle controdeduzioni dell'amministrazione e si potrà quindi poi in un successivo consiglio comunale, che mi pare sia aggiornabile al 29 aprile, ecco, si possa poi votare con maggiore conoscenza e consapevolezza a questo importante provvedimento. Ci sono state due richieste, adesso io pongo in votazione la richiesta iniziale del consigliere Fagotto di sospendere l'argomento. Chi è favorevole? Chi è favorevole alla sospensione? Chi è contrario alla sospensione? Chi si astiene? 2 astenuti. Il punto all'ordine del giorno prosegue. Pongo in votazione anche la seconda richiesta fatta dal consigliere Terenzi, quello di ritirare l'argomento e di portarlo in una seconda seduta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti. Il punto all'ordine del giorno... Chi si astiene? No, calma allora. I favorevoli al provvedimento 3, i contrari al provvedimento, sulle mani per cortesia, i contrari a sospendere. Sì. Il contrario a ritiro, dai, insomma, a ritiro. Quindi si prosegue col punto all'ordine del giorno. Ecco, 3 favorevoli. Sulle mani per cortesia i contrari a sospendere, a ritiro. Contrari al ritiro. Su Zanco, su, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari. Chi si astiene? 1 astenuto. 2. Alzi la mano Gradini per cortesia. Ecco, 2 astenuti. Buono, perfetto. 2 astenuti. Quindi il non si ritira e si prosegue. Adesso do la parola all'assessore Morsanuto e dopo, se vuole, anche al tecnico Scappin, che è rimasto... No, volevo solo dire, allora, qua non si tratta di ridiscutere le opere, che ognuno può avere la sua opinione, perché dopo io faccio parlare l'architetto Scappin che tecnicamente spiega. Questo è un allegato del DURP che parla delle forniture di servizi. Noi siamo qua per anticipare, se non sbaglio, al 2019 fondi che siamo sicuri di avere, perché il bando periferia è andato avanti, che sembrava sospeso, è arrivato il finanziamento del CONI, che sia sbagliato o non sbagliato, come abbiamo fatto del CONI. Dunque noi abbiamo 2 dati ben certi.
La natura è solo tecnica di questo provvedimento. Dopo si può entrare, il palazzetto non lo facevo, questo non lo facevo. Dunque noi domandiamo di anticipare per recuperare per i soldi della Perfosfati, che sembravano bloccati e vanno avanti, e perché è arrivato il giudizio finale scritto del CONI che ci è arrivato il contributo. Di conseguenza si cerca di anticipare l'annualità, questo è il discorso. Dopo si può entrare sempre su pareri politici e non politici. Dunque questo diventa un discorso tecnico, non politico, perché se non avessimo le certezze dei finanziamenti, che entrambi sembravano avere dei problemi, non faremo questo tipo di aggiornamento. Questo non è un intervento dell'intero DUP che si va a parlare, è un allegato sulla cosa di servizio. Adesso se magari volete sentire anche l'architetto Scapin, che quando ha finito magari le spiega, perché se no facciamo un po' di confusione, al di là delle posizioni che dopo sono tutte legittime, perché qua no, ma hai capito però. Sì, ma hai capito, ma questa... Andiamo con l'architetto Scapin, prego. Sembra che volevo mandare in giro tutti i contributi che arriva a Portoguaro, mandare in giro tutti quanti. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. L'altra settimana è arrivato il parere favorevole del CONI, che era il parere favorevole e in qualche maniera vincolava il percorso del mutuo che abbiamo contratto con l'Istituto del Credito Sportivo al 31 dicembre 2018. Quindi la fase deve proseguire per quanto riguarda la individuazione del progettista che fa il progetto esecutivo e della direzione lavori. Siccome questi due elementi vanno inseriti nel programma dei servizi, il programma biennale dei servizi, questa sera bisogna valutare questo aspetto. Vabbè, mi pare di aver detto tutto quello che serve. Presidente? Ascolta. Presidente, ho finito. Ok, noi salutiamo il consigliere Gradini che ci esce, diciamo, dall'aula. Ci sono interventi relativi all'intervento fatto dall'architetto Scapin. Consigliere Fagotto, prego. Voglio aggiungere, perché abbiamo già presentato il nostro memoriale e andremo avanti anche a presentarlo nelle opportune sedi. Il CONI potrebbe benissimo ritirare i fondi, quindi lo facciamo presente. Beh, speriamo di no, insomma, cioè, mi pare. Quindi, se non ci... Consigliere Terenzi, prego. No, ci sono dichiarazioni di voto, signor Presidente. Noi, Assessore Morsanuto, abbiamo compreso benissimo che cosa stiamo votando. Ci mancherebbe, no? Però in dichiarazione di voto argomenteremo perché voteremo contro, ecco, benissimo, perché se no... Dire per precisare, per aiutare anche lei su cosa. Si ricordi, Fagotto, che nessun politico può intervenire sulla commissione del CONI, Nessuno, non esiste un parere politico che possa modificare una cosa già dato, non politico, può essere tecnico. Dunque se l'ha detto, vedremo come va a finire, qua là, esiste solo un profilo tecnico. Nessun politico, neanche un parlamentare, quello del CONI, è indipendente al massimo, tanto per precisare questa cosa qua. Dunque, ce ne hanno raccontato qualcosa di diverso, che qualcuno può andare, non è proprio così. E argomenteremo perché voteremo contro questa delibera, anche perché nel corso dell'iter di queste future realizzazioni abbiamo espresso chiaramente. Il nostro pensiero è molto semplice: sì al recupero
perfosfati, sì alla costruzione di un palazzetto dello sport, no a questo recupero dei perfosfati, no alla costruzione del cosiddetto centro polifunzionale di Pradipozzo. Tanto per chiarire subito il nostro pensiero. E perché no a questo progetto di recupero della perfosfati? Perché, l'abbiamo già detto, voi siete partiti correttamente, opportunamente per il bando periferie con un'idea progettuale che aveva una sua logica, che aveva una tenuta anche da un punto di vista urbanistico e da un punto di vista anche della compatibilità e congruenza della spesa, e una volta che avete ricevuto il contributo avete cambiato radicalmente l'idea progettuale, l'avete mutata radicalmente, perché vi siete orientati in via definitiva sul ripristino di entrambi i capannoni, e questo non era identificato dal precedente progetto sul quale avete ricevuto il contributo, ma il vostro intervento si limiterà a fermare il degrado dei capannoni. Non ci sarà nessun rinforzo strutturale per la piena sicurezza statica, non ci sarà nessun intervento per l'eliminazione della vulnerabilità sismica e per la implementazione impiantistica. Ovviamente tutti i presupposti indispensabili per la rifunzionalizzazione. Per cui il vostro intervento molto oneroso porterà di fatto al ripristino di un monumento che non potrà essere utilizzato a fini soprattutto di attrazione del nostro territorio, da un punto di vista economico, da un punto di vista, come dire, anche ambientale, da un punto di vista di un plesso di grande potenzialità orientato ad un'area vasta. Poi non so come farete a trovare le risorse per completare la bonifica, perché ci avete detto che le avreste ottenute dai ribassi d'asta, ma i provvedimenti del governo che di fatto mettono nelle condizioni gli enti locali di liquidare le spese già sostenute, non prevedono la possibilità di lucrare sui ribassi d'asta. Quindi resta comunque aperto, come avevamo detto, il tema della completa bonifica dell'area. Insieme a questo, ovviamente, questo progetto attesta l'assenza totale di una prospettiva e di una visione strategica sull'area e su queste realizzazioni, su questi capannoni che potevano essere diversamente un vero volano da un punto di vista economico, da un punto di vista culturale e più in generale da un punto di vista sociale. Tutto ciò lo riteniamo irrazionale e irragionevole, perché irrazionale e irragionevole impegnare 5 milioni di euro per il ripristino, il mero ripristino a questo punto di quello che è e resterà un monumento. Quindi ben sapendo che
il piano di fattibilità tecnico-economica sul quale avete ricevuto il contributo diceva tutt'altro e riproponeva e riportava elementi di rifunzionalizzazione dell'immobile, di valorizzazione anche da un punto di vista dell'archeologia industriale, di valorizzazione da un punto di vista ambientale e di collegamento col centro storico. Tutto questo è sfumato, tutto questo non si farà. Poi voteremo contro questo provvedimento perché non pensiamo che il centro polivalente sportivo, chiamatelo come volete, di Pradipozzo sia un'opera utile per la nostra comunità. C'era la possibilità di fare un ragionamento molto più ampio, molto più razionale, molto più ragionevole. Avete deciso di fare un cosiddetto palazzetto dello sport a Pradipozzo senza aver coinvolto la popolazione, senza aver coinvolto le associazioni sportive in generale, senza un dibattito nella città, senza una contestualizzazione con la pianificazione urbanistica, urbana e della viabilità, che ovviamente vedeva altrove la collocazione del polo urbano sportivo. L'area di via Resistenza è un'area che poteva essere in qualche modo definita come polo sportivo, o anche, mi suggerisce adesso l'assessore, anche San Nicolò, perché no? Quindi noi siamo stati da subito radicalmente contrari a questa realizzazione perché è illogica e non risponde ai minimi canoni da un punto di vista della logica, ripeto, urbanistica e di inserimento in un contesto più ampio. È un'opera che è partita con l'acquisto di un terreno, è partita con una spesa di 700.000 euro, è arrivata a 2,4 milioni, il finanziamento è 1,9 milioni, manca comunque una fetta consistente, fra l'altro, di ulteriori risorse da impegnare in ulteriori impianti, penso all'ascensore, penso all'abbattimento delle barriere architettoniche, penso all'impianto fotovoltaico che in strutture del genere è obbligatorio. Quindi per tutte queste ragioni noi ovviamente voteremo contro questo provvedimento perché sia il ripristino della perfosfati, così come lo avete inteso, sia l'edificazione di questo centro polifunzionale sportivo in Pradipozzo, secondo noi non rispondono ai fabbisogni complessivi della comunità e non rispondono anche alla natura e alle funzioni di questi due importanti plessi che potrebbero essere messi diversamente nella condizione di poter essere a servizio della vita sociale e del bene comune nella nostra comunità. Grazie consigliere Terenzi. Architetto, voleva aggiungere qualcosa? No, lui aveva già fatto la dichiarazione di voto, se lei vuole. Una precisazione. Sì, al di là di tutto, è importante che precisiamo fondamentalmente due aspetti. Il primo è che il documento di questa sera è un'anticipazione programmatoria, perché comunque da quest'anno, cioè già da fine 2018, abbiamo recepito dentro il DUP, documento unico di programmazione, l'elenco biennale dell'affidamento dei servizi. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori appartengono a questi. Siccome entrambe le opere erano state spostate per motivi diversi nel 2020, avendo avuto la ripresa del finanziamento per quanto riguarda il bando periferie e il parere favorevole del CONI per Pradipozzo, sono state riportate nel 2019. Sugli aspetti tecnici io credo insomma, che i progetti siano depositati, sono state dette molte cose, è chiaro che se uno vuole vederseli sono disponibili, non sono nascosti,
io non voglio ripercorrere l'iter progettuale, voglio solo dire che le risorse finanziarie messe a disposizione per entrambi gli interventi coprono la progettazione fatta a questo livello. Per quanto riguarda periferie e quindi la Perfosfati, quel progetto tante volte richiamato non poteva essere procedibile. Era un progetto che era privo del parere di sovrintendenza perché è decaduto, sono passati 5 anni e noi siamo andati a parlare con la sovrintendenza e ci ha detto che il progetto del 2009 era un progetto che non si poteva più fare. La demolizione, ricostruzione, falsando la storia, perché era una riproposizione copiata della struttura con materiale diverso, quindi un falso, non è ammissibile. Ecco che allora si è deciso di fare un progetto di restauro. È stato concordato con la sovrintendenza, non è stato un capriccio di nessuno. E da lì è nato tutto il resto. Per quanto riguarda invece il palazzetto, la questione dei fondi dell'ascensore, noi abbiamo previsto l'ascensore, questi soldi sono soldi che verranno gestiti col progetto esecutivo e valuteremo nel quadro economico anche la realizzazione dell'ascensore. Le barriere sono superate, il parere del CONI è acquisito, finanziamento ICS è portato a casa e quindi si procede in questo senso. Grazie architetto. Consigliere Drigo, prego. Allora, mi secca ritornare su cose già dette, ma evidentemente sono state dette ma non recepite. Il problema di un qualsiasi restauro parte dalla conservazione. Il progetto della precedente amministrazione prevedeva la demolizione. E mi spiace che oltre ai citati non udenti e non leggenti ci sia un'altra categoria per la quale troveremo un numero che è quella dei malinterpretanti, consigliere Terenzi, perché lei mi mette in bocca cose che io non ho mai detto. Non ho mai detto che la campus va chiusa o che non bisognava dare i finanziamenti, si riveda le registrazioni se non ci crede. E ho sempre sostenuto che l'università a Portogruaro va sostenuta, ma per Portogruaro, con finalità precise, e quando ho chiesto all'amministratore delegato quali fossero i programmi culturali, con una risposta di mezz'ora è stato in grado di non rispondere. Questo è il problema, ed eravamo tutti qui, credo anche lei. Allora, non udenti, non leggenti e malinterpretanti. Ma in questa malizia nell'interpretazione del pensiero degli altri, che viene travisato, è una pratica abituale. E la storia, perché non è vero che io abbia detto che tutto quanto ha fatto la precedente amministrazione in campo culturale era sbagliato, non l'ho mai detto, ma il modo è il metodo, ed è il metodo proprio della Perfosfati, perché Mao diceva che per la rivoluzione bisognava cancellare il passato. Questo diceva Mao, che se vogliamo fare la rivoluzione bisogna cancellare il passato, e lo sapeva benissimo la Serenissima Repubblica di Venezia, quando appena presa la signoria dei Carraresi a Padova ha dato fuoco all'archivio comunale, distruggendo anche gli affreschi di Giotto, per eliminare la memoria storica, salvo poi riservarsi di avvelenare uno per uno tutti i membri della famiglia da Carrara. No, è un problema di metodo, non è un problema di parte, è un problema di metodo, al di là di ogni ideologia. Non si può pensare di cancellare il passato. Quanto alla vulnerabilità sismica citata, beh, io nel 76 c'ero qua e c'è stato poco di devastante come il terremoto del Friuli. I cedri qui di Villa Mazzoleni, la punta dei cedri toccava per terra, li ho visti io nel 76. La Perfosfati non ha avuto alcun danno, e quindi se ha retto nel 76 non vedo quale terremoto potrebbe mettere in crisi quelle strutture, che vanno conservate e vanno riutilizzate proprio per la cultura, per quella cultura che invece si intende a volte solo a senso unico, e che invece è bella proprio perché è polisemica, perché prevede il recupero di identità passando per la storia e non la loro cancellazione o travisamento, come avviene normalmente con chi male interpreta le parole e il pensiero degli altri. Grazie. Grazie consigliere Drigo. Ci sono altri interventi?
Se non ci sono altri interventi, consigliere Barbisan, prego. Sì, grazie Presidente. Avevo chiesto, adesso non mi ricordo quando, in consiglio, un paio di consigli fa, appunto all'architetto Scapin, che quando ci sono queste delibere di importanza rilevante con delle opere rilevanti, e in questo caso ci sono 2 opere, fossero scorporate. In questo caso la Pesfosfate da una parte e il palazzetto dello sport dall'altra. L'avevo chiesto e lei mi aveva detto di sì, se non ricordo. Quindi io chiedo adesso se si può farlo. Tutto qua. Grazie. Sì, lo scorporo deve avere un presupposto in un contesto. Qui stiamo parlando di documento unico di programmazione che contiene varie cose. Uno di questi è questo elenco dei servizi che è un programma biennale. Quindi l'amministrazione comunale, in analogia con il piano delle opere pubbliche, che è un piano triennale, deve dire cosa intende fare nel 2019 e nel 2020. Ora, se lo scorporiamo, non abbiamo risolto il problema, perché li abbiamo staccati, ma che fine fanno? L'obiettivo è riportare questi 2 interventi, parliamo di progettazione esecutiva da una parte e direzione lavori dall'altra, nel 2019, quindi anticiparli rispetto a dove erano finiti a dicembre, quando abbiamo fatto il bilancio, quindi quando abbiamo approvato il DUP, anticiparli al 2019. Quindi non riusciamo a staccarli, cioè bisognerebbe fare 2 delibere, una per un intervento, aggiornamento DUP per fosfati, e l'altra aggiornamento DUP Pradipozzo. Sono 2 delibere indipendenti ma che hanno lo stesso obiettivo. Quindi dal punto di vista tecnico di impostazione non l'abbiamo fatto perché non aveva un senso. Ecco, solo per questo. Grazie architetto. Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? 6. Chi è contrario? 5 contrari. Chi si astiene? 3 astenuti. Il provvedimento è approvato. Poniamo in votazione per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, il provvedimento è approvato. Grazie. Passiamo ora al 6° punto, all'ordine del giorno. Il regolamento servizio mensa scolastica, approvazione. Argomento esaminato dalla seconda commissione il 30 gennaio, questo l'avevamo già visto, e il 27 febbraio. Qui ricordo che comunque abbiamo tempi doppi di discussione. Chiedo al Presidente di Commissione per cortesia un breve grazie. La seconda commissione è Raffaele. Scusi Presidente, non c'era... Chiedo scusa, mi ero segnato il punto, quindi è il 5° che andiamo a discutere, scusatemi. Rinnovo convenzione costitutiva del Consorzio di gestione del Parco dei Fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto. Argomento esaminato dalla Commissione prima e quinta il 27 marzo. Chiedo scusa, mi ero segnato io male. Grazie. Con delibera del Consiglio dell'allora provincia di Venezia del 9 aprile 2009, il numero 39, era stato approvato lo schema della convenzione istitutiva del Consorzio per la gestione del Parco Fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto tra il Comune di Portogruaro, il Comune di Cinto e la stessa provincia di Venezia, nonché il relativo statuto. Praticamente questa convenzione stipulata in data 27 maggio 2009, appunto della durata quinquennale, si era poi prorogata per uguale periodo e adesso vede la scadenza del prossimo 27 maggio 2019.
Dato atto che il suddetto parco è elemento fondamentale della rete ecologica provinciale, regionale ed interregionale ed in quanto tale parte ricompenso nel vigente piano territoriale di coordinamento, nonché ribadito nel primo piano strategico metropolitano, ne viene promosso l'allargamento anche agli altri comuni confinanti e vicini con l'obiettivo di valorizzarlo anche quale risorsa per il turismo sostenibile. Grazie. Grazie, consigliere Barbisan. Ci sono interventi? Consigliere Terenzi, prego. Dunque, questa convenzione e il razionale di questa convenzione è anche la storia del parco dei fiumi Regana, Lemene e dei laghi di Cinto ci è stata rappresentata dall'architetto Ongaro in commissione. Sì, Ongaro. Ho detto Ongaro, mi pareva, sai che sono un po' stanco a quest'ora, ma mi pare di essere ancora lucido, però si sa. Boh. Grazie. Io ho detto due cose, che ovviamente questa convenzione che istituisce il parco dei fiumi è uno strumento interessante, importante, proprio per le ragioni che ho citato prima rispetto alla valorizzazione dei territori legati alla contribuzione europea, legate alle zone rurali, legate insomma a questi territori che hanno una radice, che hanno una storia, che hanno una cultura, e noi sappiamo che intorno ai fiumi c'è stata non solo la storia e la cultura, ma c'è stato anche lo sviluppo. Quindi noi abbiamo espresso un parere favorevole al rinnovo di questa convenzione. Il problema però qual è? Sono due problemi. Uno, evitare che questi strumenti diventino delle scatole vuote, cioè ci sono nella carta, ma poi nella sostanza si intravedono poche azioni o punte azioni e dunque non si raggiungono gli obiettivi che potenzialmente uno strumento del genere potrebbe offrire. E poi mi sono lamentato per la mancanza dell'amministrazione in quella sede. Lo abbiamo già detto più volte, i tecnici non possono sostituire l'amministratore, perché il tecnico arriva fino a un certo punto, dopodiché è l'amministratore che deve assumere in sé il razionale del provvedimento, deve dare gli indirizzi politici e amministrativi e avrebbe dovuto dire, a mio modesto parere, che cosa è stato fatto negli anni precedenti rispetto alla costituzione di questo parco e quali erano gli intendimenti e le aspettative che questo parco nel momento in cui funziona e nel momento in cui le amministrazioni ci mettono un pensiero, ci mettono anche delle risorse, ecco, potevano soddisfare. Qui risposta non c'è stata, come non c'è stata in altre occasioni. E io lo dico ai presidenti di commissioni, non bastate voi e non bastano i tecnici, ci vuole l'amministrazione. Va bene, però vedo che siccome continuano queste situazioni e vi caratterizzano un po' come maggioranza e come amministrazione, io da opposizione le faccio emergere, le evidenzio. Quindi strumento importante, interessante, non riducetelo però a una scatola vuota, se no avrebbe poco senso, e soprattutto cercate di sviluppare un pensiero su questo insieme alle altre amministrazioni, ovviamente. C'è il tema anche del rinnovo dello statuto, dell'allargamento, ben venga, però gli statuti e gli allargamenti avvengono quando c'è una progettualità convincente, quando c'è una strategia convincente
E io credo che intorno alle aste fluviali si possa veramente costruire un mix di interventi che possono sostenere l'identità, l'economia e la socialità del nostro territorio. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Drigo, prego. Beh, credo che con la conclusione del consigliere Terenzi non si possa che essere d'accordo, saremmo tutti unanimi sulla utilità del consorzio, sulla importanza che hanno sempre avuto fin dalla sua origine pre-romana, paleoveneta, nel nostro territorio, le aste fluviali, sulla gestione e sugli interventi che si possono eseguire e come si possono sfruttare queste parti fondamentali della nostra storia, ma che hanno segnato e che segnano profondamente il nostro territorio, proprio disegnandolo in pianura, ci si orienta proprio con i fiumi, siamo di qua o al di là del Livenza, sui nostri confini, al di qua, al di là dell'Emene. Mia moglie, che è triestina, non capiva niente perché lei è abituata a alte e basse, quando è arrivata qui c'era il problema che invece ti orienti solo se sai se sei di qua o di là dell'Emene, o di là dell'Emene, altrimenti ciao, e deve ancora imparare, imparerà forse col tempo, sono cose che si imparano da piccoli. E da piccolo io ho imparato per esempio che dai laghi di Cinto, a proposito della ricerca e della toponomastica e della nomenclatura, esce un fiume che è corto ma importante, che si chiama il Cao Maggiore. E già questa dicitura mi fa inorridire, il fatto che non sia nominato il Versiola mi fa inorridire. È dallo studio, è dalla ricerca che emergono poi le idee, che si tramutano in interventi concreti e in valorizzazione concreta del territorio in ordine alla sua fruizione, sia essa cicloturistica, sia essa culturale, sia essa interpretativa o idraulica, perché c'è anche il problema dei salti d'acqua dalle nostre parti. Non c'è una proposta, non ho mai sentito una proposta che arrivi, e dovrebbe arrivare da questo consorzio, per lo sfruttamento dei salti d'acqua che sono stati sfruttati da almeno 1000 anni, se non di più, probabilmente di più, come diceva la conferenza per il FAI sull'acqua, dalle nostre parti. Con le cocclee e i nuovi generatori che abbiamo a disposizione, i salti d'acqua, e ovunque c'è un mulino, Gruaro, Giai, ce ne sono dappertutto, sono decine e decine, non solo sull'Emene. Lo sfruttamento di quei salti d'acqua per la produzione di energia pulita è mai stato valutato, visto che i fiumi di Risorgiva hanno una portata costante, pressoché costante durante l'anno, con alcune punte in alto, ma non in basso. Cioè, a memoria d'uomo, il Lemene è rimasto secco 2 volte, nel 400 e nel 700, solo 2 volte, per il resto ha sempre portato acqua, e tutti i salti d'acqua avrebbero potuto e potrebbero, sono stati sfruttati in passato e potrebbero essere sfruttati anche oggi in maniera intelligente, ecologica ed ecocompatibile, e compatibile soprattutto con quelle forme di turismo a cui si accennava. Credo quindi che le iniziative da prendere, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista più materialmente produttivo e in maniera ecocompatibile dei nostri fiumi, siano da prendere in considerazione, partendo però da una nomenclatura, mio Dio, un minimo seria: i laghi di Cinto, il Cao Maggiore e il grande assente che è il Versiola. Grazie, che tra Lemene e Reghena si pone. Grazie consigliere Drigo. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Quindi sono 4, 12. Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Un astenuto. Chiedo anche l'immediata esecutività, per cortesia chi è favorevole, come prima, chi è contrario 1 e chi si astiene 1. Il provvedimento è approvato, grazie. Ora passiamo al 6° punto, che è il regolamento servizio mensa scolastica,
approvazione. Argomento esaminato dalla seconda commissione ancora il 30 gennaio, vi ricordate, questo era un po' un datato in cui si erano trovati anche delle convergenze, il 27 febbraio. Qui ricordo ci sarebbero i tempi doppi di discussione. Chiedo per cortesia al Presidente, grazie. Sì, allora l'abbiamo discusso 2 volte, una prima volta è stata anche fatta richiesta una verifica. Ricordo che il regolamento della mensa scolastica è stata una richiesta, cioè non esisteva, quindi abbiamo temperato a una mancanza effettivamente, non è solo del Comune di Portogruaro, e probabilmente questo regolamento potrà diventare anche un riferimento per i comuni limitrofi. Tra i vari argomenti abbiamo analizzato, sì, abbiamo fatto lettura di tutto il regolamento, dalle finalità di servizio, che comunque ricordo riguarda l'erogazione dei pasti ed è inoltre volto alla promozione di una sana e corretta alimentazione, all'organizzazione del servizio, con l'approfondimento che il menù viene condiviso con il servizio igiene, alimenti e la nutrizione dell'azienda ULS competente, proprio in riferimento a quanto detto all'articolo 1. Cito solamente gli aspetti, diciamo, più di riferimento. L'articolo 8, il recupero del credito per mancato pagamento, dove si prevede proprio nel primo comma il pasto al minore viene erogato senza interruzione, quindi si è voluto specificare, appunto, è stato condiviso da tutti, il fatto che il Comune può fare un'azione o chi effettua il servizio un'azione, ma questo non deve andare assolutamente a ledere gli interessi del minore. I menù individuali, anche la possibilità su prescrizione medica oppure su richiesta dei genitori, che però se ne fanno, a questo punto diventano responsabili di variazioni al menù. Pasti alternativi con la sicurezza che anche nel caso di utilizzo alternativo, quindi con pasti confezionati al proprio domicilio, deve rimanere inalterata l'elemento della socializzazione durante la ristorazione. Infine, articolo 11, che regola, dà qualche indicazione sul controllo, demanda anche alla commissione mensa, al personale ovviamente dell'azienda sanitaria, al personale dell'ufficio comunale competente, quindi l'ufficio scuola, e ai componenti della commissione mensa i vari controlli. Non si è ritenuto di inserire anche il regolamento della commissione mensa proprio per non renderla troppo statica, invece lasciare la libertà poi di muoversi in maniera indipendente a questo ente di garanzia. Questo è tutto. Grazie consigliere Foglia. Ci sono interventi in merito? Consigliere Pizzolito, prego. Grazie Presidente. Riguardo l'adozione del regolamento non posso che esprimere soddisfazione, perché era un tema che avevo appunto sollevato e che è stato accolto dal Presidente e dai commissari della seconda commissione e dell'amministrazione. Faccio solo riferimento ad alcuni aspetti del regolamento che mi hanno convinta. Il primo, appunto, lo ricordava il Presidente, è che il servizio di refezione scolastica viene rivolto agli alunni e non sarà mai interrotta qualora si presentassero, appunto, situazioni di svantaggio economico e di difficoltà economica. La seconda è che il regolamento e la mensa fanno riferimento alle linee guida della Regione Veneto, e questo è un contesto giuridico che ci permette di essere, tra virgolette, sicuri, naturalmente a fronte anche di un coordinamento con l'ASL, quindi con l'azienda sanitaria. Secondo, sono stati fugati tutti gli elementi di dubbio riguardo alla cucina, quindi all'approntamento dei pasti, e questo ci conforta.
sul tema modalità di pagamento, l'adozione del ticket, il fatto che siano quindi immediatamente rinvenibili i pagamenti e gli eventuali ammanchi, anche questo è una fonte di certezza, di sicurezza, e anche il discorso delle tariffe che vengono stabilite e vengono annualmente riscontrate secondo un capitolato speciale d'appalto e anche rispetto appunto all'applicazione del regolamento che abbiamo appena approvato. L'elemento che invece devo sottolineare non mi soddisfa è la risposta che è stata data all'inizio della seduta di questa sera rispetto al progetto presentato dai genitori sulla possibilità di fare formazione e di educare a una sana alimentazione attraverso la mensa. Non riapro la polemica, però io al Sindaco sottolineo un elemento che è questo. Quel progetto presentato dal gruppo dei genitori è stato presentato nel giugno del 2017, è stato quindi coltivato, è stato appoggiato dall'amministrazione, dagli assessori, tant'è vero che è stato poi presentato ad altri soggetti, all'ASL e allo stesso ordinamento scolastico, perché so che ne hanno discusso anche nei collegi docenti. Allora il tema è questo, c'è stata sicuramente una sottovalutazione dell'argomento, perché nel momento in cui si è andati all'appalto di servizio si è pensato di accantonare il progetto e di accettare le proposte di formazione che erano una delle condizioni per l'aggiudicazione dell'appalto di servizio stesso. Secondo me si poteva fare uno sforzo di coniugare la proposta che aveva già avuto tutta una serie di il progetto che aveva avuto tutta una serie di conferme da parte di altri soggetti e rispetto anche alla nuova ditta che aveva assunto il servizio tramite la mediazione del Comune. Questo non è avvenuto e secondo me purtroppo è un'occasione perduta, perché il progetto aveva valenza triennale e non era una semplice come dire, esposizione di contenuti che si fanno normalmente anche nelle conferenze, nelle lezioni pubbliche, ma era un progetto che avrebbe coinvolto le famiglie, avrebbe coinvolto gli educatori, il territorio e con una durata triennale poteva garantire un ritorno anche nelle sane abitudini alimentari. Questa è un'osservazione che faccio io personalmente. Riguardo invece il regolamento sono più che soddisfatta e quindi esprimeremo il nostro voto favorevole. Grazie. Preciso solo una cosa, consigliere, per quanto riguarda l'appalto della mensa, la ditta che poi ha vinto il servizio nella propria offerta aveva previsto questo, quindi doveva fornirmi quel servizio, non poteva mediarlo con un altro soggetto, perché non poteva, perché non era previsto un subappalto all'inizio, quindi se il gruppo di genitori voleva farlo, poteva farlo, però non poteva poi intromettersi chiedendo alla Gemiaz di sostituirla, perché la Gemiaz doveva farmi quel servizio, perché me l'aveva offerto in gara e io lo pretendo, perché lo devo pretendere. C'è un appalto firmato, un contratto, prestazioni e devono firmarlo. Grazie segretario. Prima ci sono stati dei contatti sicuramente, ma però questi non è che, cioè per me è valido l'appalto, c'è quello che fa la ditta, io devo chiedere alla ditta che mi faccia quella prestazione, basta, dopo che è avvenuto prima io non... Ok, grazie segretario. Se non ci sono altri interventi pongo
Consigliera Zanutto, prego. Sì, allora io lo farei presente che proprio nella commissione del 30 di gennaio io avevo chiesto che nell'articolo 10, dove parla pasti alternativi al menù, si fosse inserito il punto che i pasti preparati a casa, questo è quello che è stato citato anche nel verbale, dice la consigliera Zanutto chiede che in questo articolo venga specificato che il cibo portato da casa dovrà essere consumato esclusivamente dall'alunno che lo ha portato. Questa mia richiesta era stata fatta proprio a fronte di un episodio in cui un bambino aveva portato un pasto, era stato consumato da altri bambini e alcuni bambini avevano purtroppo avuto delle reazioni. E come vedo purtroppo nell'articolo 10 non è stato messo. Io volevo chiedere come mai, perché in commissione era stato approvato. Allora, io voglio che sia scritto il consumo da parte di ogni singolo alunno confezionato al proprio domicilio e consumato all'interno del refettorio scolastico dovrà avvenire, non secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dovrà avvenire a suo proprio scopo personale. Ah no? Vuole leggere il verbale? No, c'è il verbale. Consigliera Pizzolitto, no, io ho chiesto perché c'era stato quel famoso purtroppo fatto increscioso in cui il bambino aveva mangiato da un pranzo di un altro bambino e ha avuto una reazione allergica. Allora sappiamo benissimo che i bambini quando portano un pranzo, stanno in compagnia, è normale che indubbiamente vuoi provare ad assaggiare, benissimo, ma io posso aver dentro il burro di arachide, faccio un esempio, che all'altro bambino poi... Allora se uno vuol venire con il suo pranzo, nessuno lo vieta assolutamente, ma lo mangia solo lui. Cioè non posso sapere gli altri bambini se sono o meno allergici a questo alimento. Quindi abbiamo chiesto proprio che all'interno di questo regolamento ci fosse questa precisazione. Addirittura mi ricordo che ho chiesto, abbiamo del personale che può controllare questa cosa? Ecco, quindi non mi si dica che non c'era, c'era proprio. Sì, allora... Ecco, io chiedo cortesemente che venga inserito, scusate che ho perso, allora, il consumo da parte degli alunni di pasti confezionati al proprio domicilio e consumati all'interno dei refettori scolastici dovrà avvenire esclusivamente, come possiamo mettere? Dovrà avvenire esclusivamente, no, dovrà essere consumato esclusivamente dal bambino che lo porta, che, ecco. Dovrà essere consumato esclusivamente dal bambino che lo porta, insomma, no. Con cui... Dal bambino interessato, ecco, va benissimo, per voi va bene, io farei questo tipo di... Vorrei suggerire che il segretario dia anche una sua interpretazione su questo, che non ci esponga dopo a responsabilità. Nel senso che è vero quello che dici, però... Il dubbio è assolutamente legittimo circa l'utilizzazione di alimenti da parte di terzi che in questo periodo sappiamo possono essere allergici, intolleranti o comunque anche con abitudini alimentari diverse dagli altri. Io suggerirei, segretario, però mi associo a quanto chiedeva il consigliere Foglia, di inserire che il pasto proposto portato da casa deve essere utilizzato dal singolo con bambino e comunque, che la dicitura poi vedrà lei, e comunque in base alla normativa vigente, perché in questo momento potremmo anche ragionare in termini di come quell'alimento viene portato a scuola, di dove venga somministrato,
perché c'è anche tutto l'argomento dell'emarginazione del bambino, quel famoso ragionamento che attiene al fatto che i bambini in area di mensa scolastica non devono essere messi nella condizione di sentirsi isolati. Quindi direi benissimo, deve essere utilizzato eccetera eccetera, ma secondo la normativa vigente. In questo modo tuteliamo l'uno e l'altro. Ascoltiamo la frase del segretario. Che fino a un certo punto arriviamo. Dopo mettiamo e dovrà essere consumato esclusivamente dal bambino interessato e comunque in base alla normativa vigente. Sì, scusate, ma la normativa vigente rispetto a che cosa, scusi? Abbia pazienza, segretario, ma la normativa vigente può dire tutto, può dire nulla. Allora io capisco che per il discorso di non isolare un bambino non sta bene, non è politicamente corretto, come si suol dire, vietare a un bambino di portare un alimento che sia confezionato da casa, però non possiamo neanche obbligare un insegnante o un corpo docente o un bidello a controllare, a fare il segugio a quel bambino che si è portato qualcosa da casa, cioè che il bambino può anche consumarlo e se per caso lascia un pezzettino lì, arriva il suo compagnetto e glielo prende, di chi è la responsabilità? Cioè noi stiamo andando a votare un qualcosa che poi ha delle conseguenze che forse neanche noi possiamo, sulle quali assolutamente noi non possiamo intervenire. Cioè, è correttissima l'osservazione della consigliera Zanutto, però ripeto, la valutazione che forse dovremmo fare è in che termini e fino a che punto questo Consiglio si può spingere nel fare una votazione simile, perché una reazione allergica può portare anche alla morte. Per cui ecco, sono cose molto molto delicate sulle quali questo Consiglio fino a che punto si deve esprimere. Concordo. Sì, io volevo solo aggiungere una considerazione sul luogo mensa e una considerazione sulla funzione docente. La mensa non è solo il luogo della somministrazione e dell'utilizzo del cibo, è il luogo nel quale si devono svolgere alcune funzioni docenti. Poi è legittimo il dubbio fino a quanto questo Consiglio si possa esporre, però sappiamo che il periodo attuale è veramente molto particolare, ripeto, per quanto attiene l'aumento delle malattie, adesso parlerà il dottor Toffolo, che è meglio che parli lui, sulle intolleranze alimentari, eccetera. Quindi io non trovavo così scorretto, anzi, secondo me è corretto, ragionare in termini di attenzione rispetto all'utilizzo del pasto portato da casa. Evidentemente dobbiamo pensarci, dobbiamo però sapere che la funzione docente svolge il suo ruolo anche in quel momento, quindi per quanto attiene anche l'uso dei piatti, delle forchette, dell'interazione con gli altri bambini, del controllo, quindi ci sono tutta una serie di azioni. Come il docente controlla che sia, poi ovviamente è tutto molto valutabile perché il periodo attuale è molto difficile da valutare, come il docente deve controllare che il bambino utilizzi correttamente il cibo, suppongo, a mio avviso, potrebbe anche verificare che utilizzi il cibo o comunque educhi il bambino a utilizzare personalmente il cibo, e quindi ci sono delle azioni anche da fare con i bambini, e non lo distribuisca. Posso intervenire? Sì, sono d'accordo su tutto, però purtroppo su tutto veramente, nel senso che come fa dopo un insegnante a sapere cosa si è portato da casa a un bambino, che allergeni ha dentro quello che si porta? Per cui sì. Forse così sì, a livello assolutamente, devi. No, il problema va, credo, che vada segnalato il bambino allergico a chi sorveglia la mensa, e quindi diciamo deve essere come allertato chi dopo, se c'è la responsabilità o meno di chi, se c'è questa funzione, questo è da vedere, però ci sono dei bambini allergici agli arachidi, chiaramente questi dovranno essere oggetti di particolare attenzione, credo. Sì, però qua mi trovo d'accordo un attimino con la consigliera Manzato.
qual è la competenza di un consiglio comunale. Qua ci stiamo addentrando in un qualcosa di estremamente delicato, che forse è competenza didattica amministrativa della scuola, forse dello stesso ASL che si occupa delle eventuali allergie. Io ritengo che entrare in questi minimi dettagli, per quanto importanti sia un po' pericoloso per un consiglio comunale, perché non ne ha né i mezzi per capire bene quali sono i limiti in cui puoi dire in base a cosa senza entrare nel discriminante. E quindi io rimarrei un po' su quello che è rimasto il testo. Si può eventualmente segnalare l'avvertenza a chi di competenza di seguire determinati principi, questo è un'altra cosa, ma dire questo campo qua io direi di stare un pochino attenti, perché la nostra competenza in questo momento io non saprei cosa dire, perché non sono competente in materia. Mi sembra che il stesso vice sindaco, nonché medico, abbia già detto che lì si entra in un campo particolarmente difficile, quindi direi di rimanere così e eventualmente dare delle indicazioni a chi di competenza ne ha di più in questo campo. Ma io non vedo, allora mi pare che stiamo complicando, ufficio complicazione affari semplici. Qui la consigliera Zanutto ha semplicemente proposto di inserire nel regolamento la dicitura secondo la quale è fatta proibizione a quello studente, a quell'allievo, a quel bambino che si porti da casa il cibo, di condividerlo con gli altri, per vedere che tipo di allergeni ci sono dentro e quant'altro. È chiaro che se c'è una norma, la persona deputata a far rispettare quella norma è il docente, il quale deve solo vigilare che il cibo che si porta il bambino lo mangi lui e non lo distribuisca. E se non lo fa, non è che succede... Allora, lui lo fa, ma non sono riuscito a farlo. Scusate, il vigilando scatta solo nel momento in cui il docente sia assente. Se c'è e non ha visto, non è mica colpa sua. No, io volevo solo dire una cosa, se a voi non vi crea problemi, siccome questo regolamento è il primo che si fa, finora non ce n'era, potremmo anche sospenderlo e valutare e chiedere anche a chi di dovere, come accennava anche voi adesso, l'Alessandra, Giorgio e la consigliera Pizzolito, cioè sentire anche come si regolamenta, perché forse è un argomento che non abbiamo approfondito con chi di dovere, quindi nulla osta che è un regolamento che fino ad oggi non c'era, lo approviamo il 29 aprile, non cambia nulla, e nel frattempo cerchiamo di capire anche e portiamo in commissione quello che si raccoglie da chi si occupa di sta cosa, insomma. Non so, se voi volete, io propongo il ritiro e la ridiscussione in commissione e dopo che abbiamo raccolto la documentazione, chiedere in questa maniera qua un parere all'ASL su questa cosa qua e che si prenda anche un po' di responsabilità. No, l'unica cosa che volevo dire io è questo Consiglio si deve attenere allo strumento regolamento, cioè il regolamento previsto per la mensa scolastica, quale scopo deve avere e nel merito del quale può entrare il Consiglio. Tutte le sfaccettature poi possono essere attenzioni dovute anche alla sensibilità di ciascuno di noi, però non possiamo secondo me anteporci a queste cose. Ci sarà qualcun altro che poi, se c'è un bambino allergico, intollerante, il bambino sa cosa deve mangiare e cosa non può mangiare, però non possiamo neanche obbligare o i docenti, ripeto, o il personale di bidelli, scusate solo il termine, personale di... ecco, di fare da guardiani, e quando magari comunque 1000 occhi, i bambini comunque, ognuno di noi ha avuto bambini, i bambini cadono, si fanno male in qualsiasi, quindi l'incidente può succedere, così come il bambino che si prende il pezzettino che ha lasciato il suo compagno, e poi la responsabilità, perché noi abbiamo messo qualcosa di chi è, a mio avviso la cosa dalla quale non si può scindere e non ci si può staccare è lo scopo di questo regolamento, fine.
Sì, comunque approfondiamo anche con gli esperti e dopo ci ritroviamo in commissione e lì viene fuori il testo finale. Quindi io adesso, scusate, metto in votazione tecnicamente il ritiro del punto. Chi è favorevole al ritiro del punto all'unanimità, quindi il punto lo ritiriamo dall'ordine del giorno. Grazie. Passiamo al settimo. Acquisizione di alcuni terreni costituenti parte del sedime della strada ad uso pubblico denominata via Amerigo Vespucci, ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 98, numero 448. Argomento esaminato dalla quinta commissione il 23 marzo. Chiedo per cortesia una breve relazione, grazie. I signori praticamente proprietari del Mapale 1072 sono circa 20 persone, se volete anche vi dico chi sono, e con nota protocollata 1835 del 14 gennaio 2019 hanno manifestato la disponibilità di cedere all'amministrazione comunale una porzione di terreno di loro proprietà costituente una parte della strada comunale denominata via Vespucci in Portogruaro. Le aree da cedere di proprietà di questi signori risultano catastamente censite al catasto terreni e utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, senza che da parte dei proprietari sia mai stata sollevata alcuna opposizione. Le aree in questione andranno ad unirsi ad altri mappali di proprietà del comune che comprendono parte del sedime di via Amerigo Vespucci. Ecco, sappiamo che per tali aree nel corso degli anni il Comune ne ha curato in maniera costante l'uso pubblico, nonché l'attribuzione di nome e numerazione civica. Grazie consigliere. Se ci sono interventi, consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, ce ne sono due punti che sono simili. Io ho fatto presente durante quella commissione che su questo specificatamente non si vedeva proprio niente e avevo chiesto per cortesia di avere una delucidazione con una fotocopia un attimino più visibile, per cui non ho tutti quanti gli elementi sufficienti per votare, anche se capisco sarebbe abbastanza semplice e facile, per cui noi ci asterremo. Grazie. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il provvedimento, votiamo intanto. Chi è favorevole? Sta qua un attimo. All'unanimità favorevoli, il provvedimento è approvato. Ah, chi si astiene, scusa, chi si astiene, grazie, scusa Claudio. E anche l'immediata esecutività, 2 astenuti. Vabbè, allora per corto. E te scondi, drio da pizzolito. E chiedo anche l'immediata esecutività, quindi chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, 2 astenuti, come prima il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora all'8º punto, acquisizione di alcuni terreni costituenti parte del sedime della strada ad uso pubblico denominata via Pratiguori, ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 448. Argomento esaminato quinta commissione, chiedo al Presidente, grazie. Ecco, simile a prima, la signora, in questo caso Valerio Vanda, proprietaria dei mappali 293 e 294, con nota protocollata del 12 febbraio 2019, manifesta la disponibilità di cedere all'amministrazione comunale di Portogruaro una porzione di terreno di proprietà costituente una parte della strada comunale denominata via Pratiguori. Le aree da cedere della signora Valerio risultano catastamente censite al catasto terreni ed è utilizzata ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, senza che da parte della proprietaria sia mai stata sollevata alcuna opposizione. L'area in questione andrà a unirsi agli altri mappali di proprietà del comune che compongono parte del sedime di via Pratiguori. Le suddette aree risultano a tutti gli effetti adibite ad uso pubblico in quanto via Pratiguori risulta classificata come strada comunale
permane da oltre 20 anni e i soggetti proprietari non hanno mai interposto opposizione al libero, pacifico e ininterrotto possesso ed utilizzo a scopi di transito. Grazie consigliere. Sono interventi, consigliere Fagotto? No, qua no. Ok. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Contrari? Astenuto? Come prima il provvedimento è approvato. Grazie. No, come prima votazione. Passiamo al 9° punto all'ordine del giorno. Proposta di ordine del giorno su partecipazione ai consiglieri comunali agli incontri con Terna su questione elettrodotto San Nicolò, proposta dal consigliere Fagotto del 13 febbraio 2019. Se vuole darne lettura, grazie. Grazie Presidente. Allora, premesso che in ripetute occasioni, sia in Consiglio Comunale che in Commissione, i consiglieri sono venuti a conoscenza di incontri tra l'amministrazione di Portogruaro e Terna, soggetto gestore dell'elettrodotto che attraversa il quartiere di San Nicolò, visti i ripetuti casi in cui la centralina posta in prossimità dell'elettrodotto ha rilevato valori superiori a 0,4 microtesla, valore che lo IARC attesta come limite massimo da non superare per evitare possibili rischio di leucemie infantili, preso atto che l'elettrodotto di San Nicolò viene indicato nel PAT vigente come elemento che limita lo sviluppo dell'area, posto che la problematica circa la soluzione della questione dell'elettrodotto è stata più volte posta all'attenzione del Consiglio Comunale, preso atto che per la risoluzione della succitata problematica è stata interessata anche l'Avvocatura della Città Metropolitana con funzione di supporto giuridico, considerato che data la specificità e complessità della situazione occorre un contributo di tutto il Consiglio Comunale, si impegna il Sindaco e la Giunta ad avvisare con giusto anticipo i consiglieri di Portogruaro di eventuali incontri con Terna per permettere loro di partecipare agli incontri. Grazie. Bene, se ci sono interventi in merito a questo argomento. Bene, digli alla consigliera che si deve votare. Sì, io ci sono, io Prego, consigliere. Sì, c'è un po' di movimento oggi nei banchi della maggioranza. Bene. Allora, il tema è un tema sensibile, abbiamo avuto modo anche recentemente intorno ad una assemblea pubblica di riproporlo. È un tema che si reitera dalle precedenti amministrazioni, è un tema che giustamente deve avere l'attenzione che merita. Io però devo dire che questa richiesta è una richiesta un po' particolare rispetto un ordine del giorno, rispetto alla dinamica istituzionale, perché io che sono un consigliere comunale devo e posso portare il mio contributo nelle commissioni competenti, devo e posso pretendere che l'amministrazione riferisca presso le commissioni competenti. Anche perché ci potrebbero essere altri temi sui quali si chiede la medesima prassi, cioè apriamo un precedente che poi è di difficile gestione sul piano istituzionale, perché altri potrebbero essere i temi ritenuti sensibili magari da altri consiglieri.
Ecco perché ritengo che questo ordine del giorno sia un po', virgolette, particolare. Io piuttosto proporrei al collega Fagotto di modificare la determinazione finale e di impegnare la sindaca e la giunta che senza indugio venga a riferire in commissione in ordine alle determinazioni assunte durante l'incontro con Terna, in ordine a questo tema, riconoscendo al tempo stesso che è un tema particolarmente sensibile, ecco. O anche altri temi, ma qui c'è il tema, per cui, ripeto, noi reputiamo un po' particolare questa richiesta, aprirebbe un precedente di difficile gestione poi rispetto anche ad altri temi, perché i consiglieri allora potrebbero di per sé chiedere di essere informati su tutti gli incontri dell'amministrazione, e credo che sia di difficile gestione, mentre il consigliere comunale ha il diritto dovere di partecipare alla commissione e ha il diritto appunto di essere informato dall'amministrazione. Allora io la girerei come ho detto, quindi su questo tema si impegna la sindaca e la giunta a convocare senza indugio la commissione competente per riferire in ordine alle determinazioni o ai contenuti emersi durante l'incontro di cui è l'oggetto, con Terna e con gli altri soggetti che possono essere in qualche modo interessati. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Zanco, prego. Bene, reputo anch'io questa proposta non consona al ruolo che deve avere il singolo consigliere nell'amministrazione comunale e nel ruolo che ha nel Consiglio Comunale. Allora, il discorso è questo, consigliere Fagotto. La Giunta, il signor Sindaco, sono come in una società gli amministratori. Un azionista o un socio non può sostituirsi o avere la pretesa o la presunzione di sostituirsi all'amministratore. Ha diritto, come giustamente diceva anche il consigliere Terenzi, ad essere relazionato, informato, ad avere tutti i chiarimenti, le delucidazioni, e anche l'amministratore che sia anche responsabile delle posizioni che ne assume. Cioè il sindaco, la giunta vanno con Terna, vanno con RFI, vanno con la regione, vanno con la città metropolitana, vanno ad incontrarsi per discutere argomenti inerenti importanti, hanno l'obbligo di assumersene le responsabilità del loro operato e hanno l'obbligo di relazionare il Consiglio Comunale nel istituire, creare e dare risposte nelle varie commissioni. Trovo inopportuno che un consigliere comunale vada a partecipare o pretenda quantomeno di diventare quasi che cosa? Una stampella della giunta o un appendice della giunta? No, dal mio punto di vista questo argomento io credo non sia accettabile, ecco perché, ripeto, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, deve avere il ruolo che ha in quanto meritevole del ruolo che ha e basta, punto. Grazie consigliere Zanco. C'era il consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. E poi il consigliere Barro. Allora, questa questione, a parte il fatto che a me sta a cuore particolarmente, ma non tanto particolarmente, perché ci stiamo girando attorno da 20 anni, e la questione è solamente una questione di costi, ok? Quindi stiamo parlando di costi, quando in realtà bisognerebbe parlare di qualcos'altro. Poi dopo i soldi ognuno li spende come vuole, quindi qua non entro in merito. Per quanto riguarda questo ordine del giorno che io ho chiesto, è proprio perché se qua qualcuno ha la mente abbastanza lucida, credo ancora a quest'ora, come credo tutti quanti, si ricorda quanto ci abbiamo messo per fare una commissione straordinaria.
quanto abbiamo dovuto battagliare, andare a raccogliere le firme per proporla. Siamo nel 2019, abbiamo fatto di tutto e dopo un anno, il 28/7, è stata fatta una commissione straordinaria in cui il sindaco comunica che è stata istituita una commissione tecnica interna con lo scopo di valutare in maniera precisa la situazione dell'elettrodotto di San Nicolò. La commissione è composta dal sindaco o un suo delegato, del dirigente architetto Scapin, dall'architetto ungaro e dal geometro Daniele Biason. Ora vi chiedo a voi, perché io probabilmente sarò stato assente qualche volta, forse. Se vi ricordate, se siamo stati relazionati su qualche altra situazione, eppure abbiamo sentito diverse volte, e ne ho avuto la conferma, che ci sono state diverse riunioni con Terna. Allora, la nostra, non la mia, la nostra motivazione di questo ordine del giorno, perché girandola o rigirandola da tutte le parti, non riusciamo a sapere, mi scusi, consigliere Terenzi, non siamo mai riusciti a sapere puntualmente com'è la situazione. Eppure ci sono stati, sì, ok, ha ragione lei, non è colpa nostra neanche sua, anche se sto battagliare di questo argomento qua. Relazionato e informato, mi dice il consigliere Zanco, non siamo stati né informati né relazionati, ok? Abbiamo chiesto di relazionare su un verbale, per una conferenza di sindaci, neanche questo non ci è stato relazionato. E sa qual è il problema? Sa qual è il problema, Zanco? Sa qual è il problema? È uno solo, non ci si vuole far sapere come sono esattamente le cose. Signor Sindaco, Scusi a un lei. attimo, no, scusi. Ah, scusa, Giorgio, sì, Giorgio. Allora, io trovo questa una richiesta sia legittima, ma anche liberatoria, e spiego il perché. Se il consigliere Fagotto vuole partecipare dopo anni, che questa la oserei dire, e mi permetta, una sua battaglia personale portata avanti ancora prima di quando siede in questo Consiglio, se ritiene di non essere stato tutelato dalle varie amministrazioni che si sono succedute, ritengo ben venga che così possa partecipare anche lui, rendersi conto precisamente dello stato delle cose, e in questa maniera qua possa anche lui capire quali sono le reali difficoltà in tempo reale. Io personalmente ritengo il mio gruppo libero su questi argomenti qua, io voterò a favore per i semplici motivi di quelli che ho detto adesso, perché al di là se lui ha voglia o qualsiasi consigliere, io non trovo neanche sta gran roba, se qualsiasi consigliere vuole partecipare di più ben venga, se vuole essere più informato ben venga. D'altronde il consigliere Zanco, quante volte lei è andato in un ente sovracomunale con delega del sindaco? E non è un'altra cosa, cambia un po' di elasticità, dai. Insomma, io sono assolutamente d'accordo e favorevole a questa ordine del giorno che è proposto dal consigliere Fagotto. Beh, innanzitutto c'è da dire che le istituzioni sono regolate da alcuni regolamenti, quindi c'è la parte che su delega dei cittadini amministra, la parte che su delega dei cittadini svolge il ruolo di opposizione, ma questo è un qualcosa che si può anche superare nell'accordo reciproco. Però non è vero, consigliere Fagotto, che lei non sia informato. Lei è ampiamente informato, consigliere Fagotto, sia perché per suo impegno personale è costantemente, anzi molto spesso presente presso gli uffici, sia perché per sua vocazione personale si informa anche in altri luoghi, ma anche perché recentissimamente era presente anche il consigliere Terenzi, lui forse no,
C'è stato un incontro che si è svolto proprio in questa sala, era presente su elettrodotto e su inquinamento. Esatto, c'era anche la consigliera Pizzolito. Nel corso di questo incontro l'ARPAV, nella persona del dottor Sepulcri per gli argomenti elettrodotto, nella persona del dottor Ostoic, oltre al direttore di ARPAV, si sono esaminati moltissimi aspetti. Tra l'altro, consigliere Fagotto, a me non piace passare per quella che prende in sottordine la sicurezza della salute dei cittadini, assolutamente no. No, una volta tanto mi permetta di andare fuori tema. Rispetto alla richiesta io l'ho data la mia opinione, poi ognuno è libero di fare come preferisce. Rispetto alla richiesta io ritengo che sia inopportuno creare un precedente. Poi i consiglieri decideranno come preferiscono. Io ritengo inadeguato creare un precedente, perché altrimenti dovremmo far altro. Poi rispetto alle insinuazioni o valutazioni che sono state fatte da lei, consigliere Fagotto, circa la mancanza di informazione, lei sa benissimo che non è così, perché lei è sempre al corrente di qualsiasi cosa si verifichi sull'elettrodotto, sia per informazione presso gli uffici, ma anche perché sul sito del comune è chiarissimo l'andamento dell'elettrodotto. Certamente sì, consigliere Fagotto. Tra l'altro lei sa bene che siamo in fase di valutazione di un'ulteriore tabella esplicativa che non rilevi, e su questo stiamo valutando l'opportunità, non rilevi i picchi collegati alla trasmissione del dato, picchi che arrivano allo 0,4 ma sono legati alla trasmissione del dato, come ha detto molto bene il dottor Sepulcri, che si occupa di elettrodotto da mo'. Io capisco bene che lei abbia questa inclinazione, ma anche la nostra, quella di tutelare la salute, non solo sua, penso di tutti i presenti qua dentro. Io vorrei chiedere a quale consigliere comunale qui presente non stia a cuore la salute dei cittadini. Non è solo una battaglia sua, consigliere Fagotto, è una battaglia di tutti e saremmo degli indecenti se non prendessimo a cuore l'argomento. A oggi i dati sono tali da dire che il problema non c'è. Non è neanche, secondo me, corretto continuare a dire ai cittadini, a reiterare il dubbio che lì sotto i bambini si ammaleranno di leucemia, perché non è così. Lo trovo anche, perdoni, nelle mie corde non c'è questo argomento. Io sarò una incapace di comunicare, per carità sarà anche vero, ma non lo credo neanche. Io probabilmente sono una molto pragmatica e molto pratica. Quindi io inviterei tutti, ma invito me stessa, per carità stasera non invito nessuno, ad essere pragmatici sull'argomento, perché quando si tratta di salute degli altri bisogna andare molto cauti. E quando si tratta di mettere una norma integrativa a quanto c'è già, dobbiamo essere ancora più cauti, perché se a oggi la disposizione può sembrarci utile, perché può equilibrare, perché può essere utile, magari domani mattina non lo è più, perché magari in un contesto diverso appare diversa. Quindi abbiamo delle norme che ci regolano, abbiamo degli indirizzi che ci danno la possibilità di fare una serie di cose, atteniamoci a quello, perché lo Stato italiano si regge anche sulle norme e sulle leggi. Consigliere Zanco prima e poi consigliere Fagotto. Sì, allora io vorrei dire questo in merito a questo argomento. Non è questione dell'argomento elettrodotto, inquinamento e quant'altro, perché come ha detto poc'anzi il sindaco, tutti i consiglieri, tutti noi, ognuno di noi che ama e vuole che il suo ambiente sia salubre e si possa vivere bene. Il punto è che
quando si va a discutere, ad esaminare certe argomentazioni con certi enti, non è che si possa andare tutti quanti a trattare l'argomento e a creare, è motivo di destabilizzazione, ed è motivo di perdere la possibilità di affrontare gli argomenti, perché gli argomenti si devono affrontare nel modo giusto. Mi sono spiegato? Non è che gli argomenti certi argomenti si possano affrontare con il codazzo dietro, ognuno può avere un suo punto di vista rispettabilissimo. Abbiamo, ribadisco, in democrazia abbiamo le persone che vengono elette dai cittadini e che assumono le funzioni dirigenziali di gestione in base a come si verificano, come si realizzano le votazioni e le elezioni. Le persone nominate non è giusto che vengano delegittimate dall'intromissione, ribadisco, dall'intromissione di persone che non ne hanno titolo. Consigliere Fagotto, un consigliere comunale, dal mio punto di vista, deve fare il consigliere comunale. C'è un regolamento che lo prevede, che dice che cosa è un consigliere comunale e cosa deve fare. Lei ha ragione quando rivendica il fatto che eventualmente non è informato dalla maggioranza, dalla giunta comunale, dal sindaco. Ecco, può vantare ragione se è vero questo, ma poc'anzi il sindaco ci ha detto che così non è. Ecco, e io sono convinto che così non sia, perché la conosco e capisco che lei è una persona particolarmente attenta, interessata alle cose, e alle cose che si prende a cuore le affronta anche con spirito anche di sacrificio. Non è questione anche, consigliere Barro, di dire ma non c'è niente, sì, si può fare intervenire, sì qua e sì là, perché anche lei, consigliere Zanco, va a partecipare su certi consessi. Ma perché? Perché ho la delega del sindaco, mi sono spiegato. Il sindaco può delegare anche un semplice consigliere a partecipare in sua vece in certe situazioni. Ma non è che un consigliere comunale si può arrogare il titolo di presentarsi nei consessi o negli incontri istituzionali, perché non è così, no, non è così, perché io dico che alla fine il significato è questo, ecco, il consigliere, no, il significato è questo, no il mio significato, il significato è questo. Un consigliere comunale faccia il consigliere, io non sono quello che ha la verità, io mi sono letto il regolamento comunale dà specificatamente il ruolo del consigliere comunale. C'è un regolamento comunale che prevede le funzioni del consigliere e il consigliere deve rimanere dentro quelle funzioni lì e ha tutti i diritti e ha la possibilità di tutelare l'ambiente, il territorio, le persone come vuole e nel migliore dei modi, però con le forme previste dal regolamento, se no altrimenti diventa anarchia. Grazie consigliere Zanco. Il consigliere Fagotto, prego. Allora, grazie ancora e grazie per la parola di conforto del consigliere Barro. Devo ammetterlo che è difficile saltarne fuori dopo 20 anni. Noi abbiamo chiesto una cosa, se qualcun altro mi vuole rispondere in base alle dimostrazioni scientifiche, allora è un'altra cosa che sto qua a parlare 2 settimane intere senza fermarmi, ok? Noi abbiamo chiesto solamente una questione, abbiamo chiesto se era possibile, visto che ci sono stati tanti incontri con Terna, di poter partecipare, anche solo assistere, ok? Se la risposta è no, va bene, ne prenderemo atto, ne prenderanno atto i cittadini, faremo sapere ai cittadini, perché tanto comunque questa questione qua non viene risolta. È 20 anni, la precedente amministrazione, questa, che su questo argomento speravamo fosse diversa, ma così non è, scusatemi si alza un po' la voce,
E il fatto è, ed è ben preciso, che non si vuole assolutamente che ascoltiamo le cose, ok? Su questa questione noi eravamo convinti che fosse risolta in maniera diversa, che fosse risolta anche perché molti consiglieri che ora si trovano in maggioranza hanno usato questo argomento nella precedente legislatura per fare una bella opposizione, ok? Quindi speravamo su questo argomento che ci fosse un aiuto, comunque ne riparleremo fra un anno, perché questo è un motivo in più per esserci e per battagliare. Grazie. Consigliere Barro, prego. Qua mi sembra che nessuno stia discutendo sul fatto che ci siano persone che non sono attente alla salute. Questo è fondamentale, perché l'argomento non è la salute e la tutela della salute. La richiesta è molto semplice, a mio parere buon senso, anche se non c'è nel regolamento, per me mi interessa zero, sto parlando del regolamento del buon senso. Fra l'altro non ci sarà nessun codazzo, perché mi sembra che ha ribadito il consigliere Fagotto, tratta semplicemente di assistere, quindi non né di votare, né di parlare, né di dire niente. Allora io, visto che l'argomento è molto sentito e che si porta avanti da molto tempo, ritengo una cosa accettabile. Non è nel regolamento. Quante volte utilizziamo il regolamento a proprio piacimento? Per me si può fare, altri non sono d'accordo, punto. Ma non è che per questo devo dire che le cose sono fatte giuste o sbagliate. Dico quello che è una regola di buon senso, punto, fine. Sì, rispetto a quanto ha detto il collega Barro, che ovviamente ha espresso la sua opinione legittima e anche che ha un suo significato, in realtà i regolamenti normano la vita di questa comunità istituzionale, c'è poco da fare e no, a mio modesto parere non possiamo aprire dei precedenti che poi non trovano un riscontro istituzionale, perché poi, ripeto, allora anch'io mi pongo un altro tema particolarmente sensibile, chiedo allo stesso modo di partecipare agli incontri che l'amministrazione ha con gli interlocutori e a quel punto nessuno può dirmi di no, a quel punto, perché abbiamo aperto questa sera un precedente. Allora, quindi mi dispiace che lei abbia anche detto il regolamento lo usiamo a nostro piacimento, a nostro... Non è stata una uscita felice questa, collega Barro, perché in realtà noi ci aspetteremmo che invece il regolamento venga rispettato, proprio perché è come dire, la modalità di funzionamento di un consesso democratico, ecco, che vige, o meglio funziona su dei principi e su delle regole che sono incontrovertibili e valevoli per tutti. Ecco, diversamente noi ci troveremo di fronte a situazioni aperte alla discrezionalità, e questo in un consesso istituzionale non può essere. Se si riconosce che il consigliere, come lo è, il consigliere Fagotto è particolarmente sensibile a questo tema, la maggioranza ha uno strumento lo nomina consigliere delegato. Noi non abbiamo nessun noi non faremo eccezione, non faremo alcun tipo di ci mancherebbe, ecco, ma quindi c'è ed è anche previsto dal regolamento, la maggioranza agisca, lo faccia, lo proponga lei, collega Barro, e vediamo la sua maggioranza come intende eventualmente questa cosa. Però, scusatemi, forzature o apertura di precedenti che non rendono più inequivoche e incontrovertibili le regole dell'istituzione, questo non mi sembra una buona cosa, ecco, non mi sembra una buona cosa. Prego. Grazie Presidente. Niente, io volevo semplicemente dire un paio di concetti, se mi permettete, perché all'interno di questa richiesta di ordine del giorno io ci leggo, Enrico per cortesia puoi spegnere,
io ci leggo un principio, che è quello che non si vuol credere che chi si sta occupando in questo momento dei problemi di San Nicolò non lo faccia sostanzialmente. Questo è il principio. Cioè io sono uno, come chi mi conosce sa, ho combattuto il precedente sindaco in maniera quasi maniacale, ma non mi sono mai permesso di dichiarare o di produrre un documento in cui io dicevo: io di te non mi fido, perché nelle riunioni, negli incontri che vai non ti credo e sei un bugiardo. Non mi sono mai permesso di dire questo. Magari si contestava nel principio delle scelte poi, ma non esiste che qualcuno produca un documento in cui chiede di partecipare, poi tra l'altro, scusatemi, partecipare senza neanche poter dire nulla, cosa vuol dire? Io credo che il consigliere Fagotto non avesse nessuna intenzione di partecipare come fanno loro i cittadini seduti in quei banchi e non poter intervenire, perché non ha alcun senso. E quindi vuol dire andare a creare un dibattito in degli incontri che non sono per il tipo di dibattiti lì. È competenza del sindaco, è competenza dell'assessore, che poi, come dice giustamente il consigliere Terenzi, viene a relazionarmi. E io, se voglio, posso chiedere una commissione ogni 15 giorni su Terna. Non è lì il problema. Dico Terna per fare un esempio. Ma certo, ma faccio per dire che gli strumenti ci sono tutti, però un conto è usare gli strumenti e rivendicare di usare gli strumenti, perché come ho detto anche l'altra volta ci sono i presidenti di commissione e ci sono i vicepresidenti di commissione, che sono tutti dell'opposizione, e un vicepresidente di commissione può chiedere in qualunque momento una commissione, convocarla, bastano 4 firme. Quindi, secondo me, scusatemi, io sono totalmente contrario a questa richiesta di ordine del giorno, perché questa sottende al fatto che questa amministrazione, come si accusa gli altri da 20 anni, non abbia fatto quello che doveva fare, o non abbia tutta quella forza, che tra l'altro secondo me non ha, perché con Terna vediamo anche nei testi, negli articoli di giornale degli altri territori, è una battaglia quasi persa, perché hanno una potenza enorme ed è difficilissimo portare a casa risultati. Quindi io lo riconosco anche alla precedente amministrazione, la difficoltà di portare a casa i risultati. Attenzione, e lo dice uno che ha battagliato, credo, in maniera estrema. Quindi io do piena fiducia al mio sindaco. Io parlo non per me, io parlo il consigliere comunale, ha un sindaco che è una istituzione, l'abbiamo detto all'inizio a fronte di alcuni fatti che sono accaduti e di alcune frasi piuttosto direi anche scabrose. Abbiamo un sindaco che è stato eletto, è il punto di riferimento, incontra Terna, io dico, e lo sappiamo noi, ma non andiamo assieme, lo sappiamo perché il sindaco è anche consigliere Fagotto, lo sa, perché col sindaco si è incontrato più volte sui temi di San Nicolò, perché se allora andiamo a tirare fuori dal calendario di questi 5 anni gli incontri che ha avuto col sindaco, qualcuno forse comincia a dire, beh, forse l'hai incontrato qualche volta, non è che proprio non ti abbia mai riferito sulle cose. Diciamoci la verità. Quindi io, scusatemi, sono totalmente contrario a votare questo ordine del giorno. Bene. Grazie consigliere Mascarin. Do la parola al consigliere Drigo, prego. Sì, grazie Presidente. La questione Terna è una questione annosissima, la questione dell'elettrodotto di San Nicolò, e non porta neanche tanto bene, perché io ricordo qualcuno che 15 anni fa, qui si chiamava Renato Chisso, ha detto: va bene, io mi impegno, faccio interrare l'elettrodotto, però state attenti dopo a non costruire su a terra che salta fuori, sennò qua finimmo tutti a Doremi. Si commenta da sé la conclusione di quella faccenda, a Doremi si finì lui. Però la questione è posta invece dalla richiesta del consigliere Fagotto, mi pare che non sia di tutto questo, cioè non mi pare che si crei un precedente nel consentire da uditore a un consigliere comunale di partecipare a una riunione su un tema che tanto gli interessa e che tanto ha caldeggiato.
Quale precedente? In ogni caso deve passare, qualsiasi altra richiesta deve passare dal Consiglio, viene votata dal Consiglio, che valuta di volta in volta, è una richiesta estemporanea oppure è una richiesta che nasce da un lungo interessamento su un determinato argomento e dalla voglia di toccare con mano i dati precisi di questa battaglia che non è facile, come ricordava il Presidente prima, non è stata vinta dalla precedente amministrazione, questa probabilmente nemmeno ce la farà, però avere i dati concreti e partecipare da uditore a quella riunione mi pare che non costituisca un precedente così negativo dal punto di vista della prassi istituzionale. Quindi io voterò a favore. Grazie. Prego, signor Sindaco. C'era la consigliera, scusa, consigliera Manzato. Sì, mi unisco al consigliere Barro e anche al consigliere Drigo, che sottenda una mancata volontà. Io no, sinceramente... Ma allora, guardi, è una cosa che lei vive forse personalmente, ecco, e che lei ha espresso giustamente non in qualità di Presidente del Consiglio, ma in qualità di consigliere, esatto. Sinceramente, in ogni caso, la mancanza di fiducia possiamo anche esprimere, e probabilmente è stata espressa anche in altre occasioni per altri punti, quindi non vedo per quale motivo in questo caso si possa dire è una dimostrazione o sottende a una mancanza di fiducia, perché ripeto è la stessa cosa che dire nel momento in cui io voto no dimostro già, e lo dimostro palesemente, una mancanza di fiducia, per cui è un argomento che sinceramente va avanti da tanto tempo, che qualcuno e che magari il consigliere Fagotto si sta adoperando e spendendo in modo più diretto, con molta più passione rispetto magari ad altri, però insomma non mi sembra che, ecco, vederci una mancanza di fiducia forse anche, però giustamente è una sua opinione personale di consigliere, che quindi però io non concordo su questa sua visione. Signor Sindaco, prego. Prima, quando si è parlato di modificare un articolo sul regolamento della mensa, è stato detto stiamo attenti, potremmo andare a intervenire su questioni rispetto alle quali non siamo totalmente competenti. Ora stiamo valutando di andare a modificare una norma o integrare una norma che regola un funzionamento. Allora io mi chiedo, innanzitutto l'eventuale proposta di ordine del giorno andrebbe giustamente e ovviamente a interessare tutti i consiglieri comunali, quindi non è una norma ad hoc per il consigliere Fagotto, è una norma che andrebbe a interessare tutti i consiglieri comunali su questo preciso argomento. Nulla vieta che per assonanza domani capiti un intervento su qualsiasi altra materia e ovviamente sarebbe quasi automatico l'approvazione di analoghi ordini del giorno. Potrebbe quindi capitare che ci sia un ordine del giorno su interventi e presenze, ovviamente non credo in silenzio perché non si può chiudere la bocca ai consiglieri comunali, ci possano essere interventi con RFI a Roma, ci possano essere interventi in città metropolitana su questioni di tutela ambientale, ci possano essere interventi all'Avvocatura dello Stato su questioni di bilancio e chi più ne ha più ne metta. Potrebbe essere, tutto può essere, però quando noi andiamo a modificare delle norme che ci regolano, di queste norme noi dobbiamo avere assolutamente coscienza. Rispetto a questo ordine del giorno, secondo me noi andiamo a modificare una norma e su questo dobbiamo essere assolutamente coscienti che dopo la votazione di stasera non ci sarà più nulla di uguale.
ci sarà un'aggiunta rispetto alla quale ciascuno di noi dovrà fare riferimento. Poi, perdonatemi, ma mi sento, dopo 4 anni di lavoro costante e continuo sull'elettrodotto, mi sento di dire che il lavoro è veramente molto arduo, e se all'inizio mandato devo fare anche venia, avevo considerato l'intervento della precedente amministrazione non sufficiente, devo dire che dopo tutta l'esperienza che abbiamo fatto, i valori di rilevamento sono tali da non indurre alcun intervento. C'è un altro ragionamento da fare. Recentissimamente, sarà la settimana scorsa, abbiamo avuto un incontro con l'ufficio regionale deputato all'erogazione, deputato a valutare le possibilità di interramento degli elettrodotti. Saranno una settimana, 10 giorni. Bene, l'ufficio regionale, a ciò preposto, su nostra precisa richiesta scritta, nel corso dell'intervento ci ha detto: guardate, noi non abbiamo un soldo da metterci, i denari sono di Terna, che in accordo con il Ministero ha già individuato i siti, e i siti sono quelli collegati a dei valori di elettrodotto che voi non avete. Quindi io capisco bene che ciascuno abbia la volontà di comunicare ai propri elettori dei dati, però i dati devono essere certi e puntuali, non possono essere dati che continuano a perdurare del tempo e magari senza sostanza tecnica, perché alla fine dobbiamo divenire anche dei supporti tecnici precisi. Continuare a tirare così e a indovinare gli stessi numeri probabilmente non va a vantaggio dei cittadini. Il dato di fatto attuale oggi è, alla luce dell'incontro che abbiamo avuto con i dirigenti dell'assessore Marcato, allo stato attuale i dati sono che Terna è disponibile a interrare con tutte le valutazioni legate all'interramento, che anche questo sappiamo che inducono campi elettromagnetici diversi, a meno che non si vada a schermare, anche lì ci sono problemi tecnici. I dati ufficiali sono che Regione Veneto ha un accordo con Terna per interramento di 3 o 4 elettrodotti, perdonatemi, non ricordo, di potenzialità molto maggiore rispetto al nostro, e per i quali Regione Veneto non ci mette un centesimo. Questo è l'ultimo incontro che abbiamo avuto, ripeto, 7, 8, 10 giorni fa. Io continuerò a cercare soluzioni per quell'elettrodotto, perché è stato un impegno e continua a essere un impegno di questa amministrazione, ma riesco a giustificare sempre meno l'intervento, la richiesta, perché non ci sono gli estremi normativi, perché il valore di norma parla di 3 microtesla valore di benessere, 10 microtesla per soglia di attenzione. Significa che noi con i nostri 0,4 microtesla non attiriamo l'attenzione di nessuno, continueremo a provarci, perché poco ma insicuro, ancorché ci sia un minimo dubbio, ci si prova. Però non ci sono gli estremi per andare, né adesso, finché magari può capitare che il governo modifichi la norma e dica beh, tutto deve stare al di sotto degli 0,2, e allora un altro ragionamento, ma oggi con la normativa che abbiamo questo non esiste. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Barro. Sì, signor Sindaco, scusi, ma lei ha detto delle cose che non c'entrano nulla col punto. Uno, il punto prima non si può paragonare a questo punto in cui il consigliere Fagotto chiede solo di partecipare. Nell'altro punto noi vincolavamo delle persone a fare degli atti, mi sembrano due cose ben diverse. La seconda, ripeto, tutta la storia, se questo elettrodotto è o meno inquinante, non c'entra nulla con il punto.
Il punto è, vogliamo farlo partecipare o no? Punto, fine. Grazie consigliere Barro. Consigliere Manzato e poi consigliere Drigo. Sì, mi ricollego appunto a quello che, al dettaglio che ci ha dato la signora Sindaco. Non riesco a capire, ma forse mi è sfuggito, non riesco a capire, votando a favore di questo punto, quale norma andiamo a modificare. No, noi stiamo parlando di votare a favore di un punto. Lo spiego. Il ragionamento non attiene nulla al fatto di andare a interessare altre persone, attiene al fatto che andiamo a valutare norme che sono in vigore per la scuola e norme che in questo caso sono in vigore per la pubblica amministrazione. L'assonanza era questa, consigliere, andiamo a interferire su norme vigenti. Questa è l'assonanza. Ma perché interferire, scusi? Il consigliere Fagotto chiede la possibilità di partecipare, noi non abbiamo, probabilmente partecipando, siamo solo uditori, non abbiamo potere deciso. Comunque, consigliere Drigo, prego. Anch'io mi associo a quanto detto dalla consigliera Manzato, nel senso che le chiedo, Sindaco, gentilmente, se mi dice qual è la norma che va a infrangere l'eventuale votazione positiva. Di quale norma stiamo parlando? Consigliere Drigo, le ho detto che le due cose sono, secondo me, in assonanza, perché nel caso precedente abbiamo detto che non eravamo in grado di decidere perché non competenti. In questo caso noi, in quanto non rispettosi del regolamento, non abbiamo quella competenza di modificare, punto. No, allora, forse non mi sono spiegato bene. Lei ha affermato, Sindaco, che se noi votiamo a favore di questo punto contravveniamo a una norma. Io le chiedo nuovamente di quale norma si tratta. No, alle competenze dei consiglieri. Non rientra nelle competenze dei consiglieri andare agli incontri che il sindaco o gli assessori hanno esternamente, non rientra nelle competenze, ci sono altri strumenti che permettono di venire a conoscenza, questo è il fatto, il punto. Perché allora io lo faccio una domanda, se noi approviamo questo ordine del giorno, il prossimo incontro che il sindaco va da Terna, ci possono aggiungere la consigliera Manzato perché è il giorno libero, si può aggiungere il consigliere Zanin perché quel giorno non lavora, mi aggiungo io perché voglio andarci, si aggiunge il consigliere Zanco perché dice io voglio partecipare e il sindaco si presenta, mi scusi, con 5 consiglieri in una riunione in cui poi è lei stessa che è deputata a riportarci le cose. Per quale motivo devo andare io a udire? Perché non credo al suo modo di porsi nei confronti degli argomenti? Mi scusi, sa, io personalmente, se andiamo a modificare questo principio, tutti possono domani mattina, se possiamo andare in 16. Sì, ecco, è solo in freccia rossa come dice il consigliere Zanin. Cioè, questo è il principio, il fatto. Poi ci sono tutti gli strumenti per venire a conoscenza dei fatti e delle cose. Poi, adesso per carità, continuiamo col dibattito e poi portiamoci a un voto. Io la ringrazio Presidente, però anche lei non mi sta dicendo qual è la norma, non c'è una norma che proibisca ai consiglieri comunali di fare richiesta di poter partecipare a una riunione. Allora non c'è una norma, c'è una consuetudine che è una cosa diversa. Allora, o c'è una norma, come ha sostenuto il signor Sindaco, e lei mi dice qual è, o non c'è, perché inter verum et falsum tertium non datur, o c'è la norma o non c'è. Se c'è, mi dice qual è, per cortesia. È il regolamento, questo modifica il regolamento delle competenze dei consiglieri comunali, consigliere Drigo. Quale articolo del regolamento proibisce la partecipazione di un consigliere comunale a una riunione nella quale faccia richiesta di partecipazione? È quello che è nel regolamento, è riportato quello che il consigliere comunale ha la facoltà di fare, non rientra quello di partecipare o di pretendere dal sindaco di essere portato nelle riunioni fuori sede. Questo è il punto, non mi giri la questione, si legge il regolamento e poi vede se c'è dentro la competenza. Poi certo non c'è niente che lo vieta, ovvio, ma che discorsi stiamo facendo?
Se il consigliere Fagotto per il prossimo consiglio comunale o un consigliere Zanin o la consigliera Manzato chiedono di partecipare a una riunione, lo possono fare, lo possono mettere all'ordine del giorno, verrà votato o sì o no e basta, tutto qua, non c'è nessuna norma che proibisca. Allora, forse non ci si capisce qua, non è che ci sia una norma che dice il consigliere comunale non può partecipare a questo o può svolgere questa mansione. C'è il regolamento che dice che il consiglio comunale ha questi poteri, la giunta ha queste funzioni, il sindaco ha queste funzioni, l'assessore ha queste funzioni, lo specifica, non specifica che il consigliere comunale può prendere e può essere presente o deve andare ad assistere o deve essere presente sugli incontri che ha l'assessore, che ha il sindaco o che ha... perché? Perché deputati a gestire il comune, ad amministrare il comune è la giunta ed è il sindaco. Il consiglio comunale è quello che ha le funzioni di essere relazionato e di deliberare quanto a un certo momento si deve, i programmi e quanto si deve attuare. Ecco, questo è il discorso, cioè è implicito che io consigliere comunale ho questi compiti, non ho altri compiti, questo è quello che è da capirsi, mi spiego, io non, perché se no altrimenti allora tutti quanti ci si arroga che cosa? Allora la giunta, il sindaco non hanno neanche più motivo di esistere perché esiste soltanto che il consiglio comunale, non è così, il consigliere comunale ha queste funzioni e deve rimanere dentro quelle funzioni lì, non ci sono altri poteri che ha il consiglio comunale, salvo che non riceva la delega, allora questo è un altro caso, da parte del sindaco di rappresentare il sindaco in un certo incontro, in una certa occasione, ma quello perché? Perché ricevi l'incarico dal sindaco che è l'autorità principale è la prima autorità del comunale, mi sono spiegato. Quando si va, e poi, scusate signori, quando si va a valutare, ad esaminare certi argomenti, a discutere certe situazioni, non è che si va in 35 o in 15 o in 18, una persona è deputata, e chi è deputata a rappresentare il comune? Il sindaco oppure il delegato del sindaco? Questo è quello che s'ha da capire. Grazie. Consigliere Manzato, prego. È possibile sentire anche il parere del segretario generale? Le dico, cioè le prerogative del Consiglio sono stabilite dall'articolo 43 del testo unico. Il Consiglio comunale ha compiti di indirizzo e di controllo sull'operato della Giunta. Basta. Cioè non è che voi non è che... Poi perché siete delegati, se il sindaco delega un consigliere, delegato nei limiti della delega può agire, basta. Cioè non è che... Questo... Articolo 43 del testo unico. Anzi, 42. Consigliere Fagotto, cosa voleva dire? Volevo solamente, grazie Presidente, volevo aggiungere 2 o 3 cose. Allora, qua non si tratta di norma e si è capito. È una norma, secondo me, se si vuole applicare oppure no, dipende dalla maggioranza, è una norma del buon senso. Io sono stato gentilmente invitato il 15 settembre 2015 a una riunione con 4 dirigenti di Terna, il sindaco, l'avvocato della città metropolitana. Ho detto gentilmente invitato, Benissimo. Sì, ma non ho nessun problema.
è stata la prima e l'ultima volta, ok? Allora, quando si parla e si dice abbiamo avuto tanti colloqui con Terna, noi, perché questo può valere per questa maggioranza come varrà per le altre maggioranze. Quando si chiede solamente di poter partecipare, allora bisogna togliere assolutamente dalla testa che c'è una mancanza di fiducia. No, non c'è una questione di mancanza di fiducia, assolutamente. C'è probabilmente una mancanza di comunicazione, ok? Perché dopo il 15 di settembre c'è stata chiaramente, visto il mio interessamento all'interloquire con quelli di Terna che erano in difficoltà, c'è stato sicuramente un taglio, ok? Allora io non chiedo altro e noi non chiediamo altro, se non, visto che ci sono stati tanti interventi e colloqui con Terna, di essere messi al corrente anche noi. Quindi questa ordine del giorno, che ha anche il suo lato positivo, è quella che comunque siamo riusciti a parlare di questo argomento. E io ringrazio tutti quanti quelli che hanno cercato di capire, perché non è una questione mia, è una questione che si va avanti da 20 anni, non è solamente mia, è di un quartiere, è di investimenti fatti su quella scuola e molti di questi consiglieri che sono qua. No, non voglio risolvere niente, voglio solamente essere messo al corrente, come tutti quanti gli altri consiglieri. E se non siamo messi al corrente, almeno di poter vedere, poter partecipare, di poter provare a fare qualcosa, ok? Noi lo stiamo già cercando di fare a Roma, e dopo gli altri che facciano quello che vogliono. Ecco, quindi noi ce la mettiamo tutta, dopo magari sarà premiata la buona volontà. Grazie. Consigliere Foglia. Grazie. Mi pare... Potrei proporre, non so se è possibile, di rivedere... Sì. No, io è il mio primo, per cui sarò velocissimo. Forse è quello che metterebbe d'accordo tutti, perché mi pare che bene o male, in maniera diversa, ma la pensiamo tutti in maniera molto simile, se è possibile riproporre il punto che il consigliere si presenti come delegato della maggioranza e dopo votiamo, che è esatto, sì. Se è prevista da regolamento, perché... È previsto che il singolo consigliere delegato del sindaco possa presentarsi... Fate come volete, mi sembra una buona idea. La delega comunque va a persone di maggioranza e siamo un po' usciti da quello che è il campo. C'è una cosa che mi ha lasciato perplesso, signor Presidente, o mi rivolgo come consigliere? Come consigliere. Allora, una delle cose peggiori che si possa fare è il supporre che un altro pensa qualcosa. Questa ritengo che sia una cosa grave, perché io potrei girare la stessa cosa a lei come consigliere e alla nostra maggioranza, eccetera, dicendo che io quasi quasi posso supponere che noi non vogliamo far conoscere, proporre, sì, supporre, ok, vedo che avete capito lo stesso. Sì, nel senso mi ha corretto. No, ma allora no, perché lei ha detto, a me viene di supporre che ci sia malafede. Corretto da te, esatto. Ok, quindi questo, ma allora io posso supporre anch'io che non ci sia la volontà di far conoscere le cose, perché il supporre è una delle cose peggiori, e l'abbiamo detto molte volte in Consiglio Comunale, è una delle cose peggiori che si possono fare. Quindi, perché la trasparenza di tutti noi deve essere chiara, perché come l'abbiamo difesa lei altre volte, bisogna stare attenti nei termini. Grazie per le correzioni.
La discussione, chiedo di prendere posizione che poniamo ai voti la richiesta. Chi è favorevole all'ordine del giorno? 2, 3, 4 e 5. Chi è contrario? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chi si astiene? 3 astenuti. L'ordine del giorno è respinto, grazie. Il Consiglio Comunale si conclude qui, salutiamo il pubblico da casa, il pubblico presente e ci sentiamo alla prossima seduta, grazie.